Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Datemi un secondo che switchiamo la schermata e ci siamo. 1, 2, 3 e voilà. Ok, andiamo così. Voilà. Come state? Ciao Siel, ciao Franci, tutto bene? Buon pomeriggio, benvenuti. Prima di iniziare con il gameplay vero e proprio, innanzitutto facciamo lo shoutout come di consueto al buon Ciel, che anche lui streama ed è giusto così. Date a seguire il caro Ciel se ancora non lo seguite, mi raccomando. E poi vi faccio un breve recap per chi si fosse perso le scorse streaming. Praticamente nel capitolo 4, per chi non è stato presente, abbiamo perso il caro Nekomaru a sto giro. Nekomaru è stato distrutto alla fin fine perché non è morto, semplicemente non si può riparare. All'interno della fan house. E in pratica poi abbiamo fatto il class trial per scoprire chi è che l'aveva ucciso. E abbiamo scoperto che praticamente Gundam e Nekomaru si sono sfidati in un duello all'ultimo sangue praticamente e si sono sacrificati per far sì che gli altri non perdessero le speranze di vivere in pratica. Ma io sto parlando di tutto questo, sì, ok. Comunque sto bene, tu? Io abbastanza bene, grazie, tutto a posto, tutto a posto. Stavo per scrivere dov'è il nostro king di quartiere. È che io, Franci, faccio gli starting soon facendo finire tutta la canzoncina, giustamente, perché mi sembra brutto interromperla. Per cui nel frattempo faccio altro e non sempre rispondo in chat, diciamo. Tipo adesso stavo facendo anche la storia per far arrivare un po' più di gentaglia in streaming. Allora, dopo aver fatto tutta questa breve introduzione, direi che possiamo iniziare col gameplay vero e proprio. Bene, carico e pieno di voglia di provare una cosa nuova, e cioè le one shot. Ah, intendi delle live one shot? O su giochi, dici? Dopo essere stati rilasciati dalla fan house, siamo tornati a vivere le nostre vite ordinarie, nulla di più, nulla di meno. Storie brevi manga. Ah, ok. Ci sta, bello. Quindi in questo periodo stai creando un po' di one shots. Effettivamente sì, avrei potuto pensare anche a one shot manga, non ci ho pensato, perdonami, Siel. Sono un po' con la testa fra le nuvole a quanto pare. Mi devo fare un bel panino col prosciutto. Buon appetito, Franci, allora. E proprio come prima, il nostro giorno è iniziato con tutti quanti che si radunano al ristorante. Tutti quanti. 4 cristiani ci sono, ma vabbè. Considerato che più di metà del cast è andata chissà dove. Lo sai, tutte le volte che ci siamo incontrati qui, beh, mi ha fatto realizzare in che razza di situazione pazza ci troviamo. Il ristorante certamente sembra essere più spazioso di prima. Beh, ovviamente sembra più spazioso. Siamo meno della metà di prima qui, rispetto a quanti eravamo all'inizio. Stupido idiota! Tutti insieme! Mm? Hai sentito qualcosa? È Nekomaru! Quella era la voce del coach Nekomaru! Ma di che stai parlando? Ormai non è più fra... Perché cosa stai ridendo? Ti prenderò a pugni se continui a essere così inquietante. Cioè, ad essere così disgustoso. Ehi, ehi, non è affatto carino. Sono rimasto sveglio tutta la notte per far lavorare tutte le mie dita fino all'osso. Più importantemente, sto iniziando ad essermi stancata di
restare qui in questo ristorante. Seriamente, inizio a realizzare quanto fosse utile Teruteru. Teruteru Mansion dopo il capitolo 1 praticamente, non lo sentiamo nominare da eoni. Ah, non ignorarmi! Stavo provando a parlarvi di un qualcosa di importante. Ma Kane sta solo a minacciare quella scema. E no, solitamente sa anche mangiare. Importante? Questo! Ci è voluta tutta la notte per farlo. Quella è una bambola di Nekomaru? Io non sono una bambola. Sono Mini Nekomaru. Mini Nekomaru? Ha un kiwi di un tavolo. Perché il kiwi di un tavolo? Proprio come Chiro. Eh sì, esatto. Come se vogliamo fare una piccola somiglianza, sì. Ho preso un paio di parti di lui per farlo. Che ne pensate? Qualità grandiosa, non è vero? Dopotutto, non che abbia una volontà libera o qualunque altra cosa. Cioè, è più come se fosse, lo sapete, un giocattolo. Ma non è adorabile? Oh, che è successo, cane? È così carino. Grazie, lo terrò. Non ho mai detto nulla a riguardo che l'avrei dato via. Non essere così tirchio. La tua roba è la mia roba, giusto? Ehi, aspetta, quella è la logica dei bulli. Vabbè, comunque non importa. L'ho creato semplicemente per tirarvi un po' su di morale. E comunque finché lo avremo, beh, non ce ne dimenticheremo, sapete? Riguardo al sacrificio di Nekomaru per noi. Se siamo qui oggi è grazie a lui. Per cui se vogliamo prevenire che qualcosa del genere accada di nuovo, immagino che dovremo combattere, giusto? Non possiamo continuare a scappare via. Devo ammetterlo. Non avrei mai pensato di sentirti dire qualcosa di così fantastico. Ovviamente. Alla fine, Gundam ci ha detto di non arrenderci mai sulla vita. Per cui io non mi arrenderò. Combatterò fino alla fine. Gundam, per favore, guardami. Signorina Sonia? Che ne pensi del mio discorso di incoraggiamento? Hai detto qualcosa? Ero rimasto sveglio tutta la notte per memorizzare quel discorso. Ed ecco la solita pugnalata. Sonia non ti merita, ragazzo meccanico. Sonia, diciamo, è più... stravede di più per Gundam. A quanto pare. Mi piace davvero tanto. Grazie, Kazuichi. Ma perché dice signorina Sonia? Perché Sonia è una principessa, Franci. Per quello. Diciamo che lui le dà della lady perché è una principessa, principalmente. Io sono Minimaru. Sono felice solo la metà ad essere ringraziato da te. Oh, vabbè, comunque puoi usarlo anche per massaggiare i tuoi muscoli e i punti di pressione. Sei serio? È davvero fantastico. Ovviamente, dopotutto l'ho fatto io. Seriamente, grazie. Me ne prenderò davvero cura. Kane sembrerebbe essere felice. Lui ci spera, credo. Sì, abbastanza. E soprattutto Nubile. Minimaru è tipo alter ego. Sì, esatto. È tipo alter ego, però non ha una coscienza propria rispetto ad alter ego Minimaru.
come ha detto Kazuichi, è un giocattolo alla fin fine. Comunque, cos'è successo a Nagito? Non lo vedo. Di solito è sempre qui. Non devi preoccuparti di quel ragazzo. Probabilmente starà da solo per tutto il tempo. Ma comunque sono un po' preoccupato riguardo a come si stava comportando durante l'ultimo class trial. Beh, è sempre stato un bastardo pericoloso, ma ha superato davvero la linea, lo sai. E questo è ancora di più una ragione per cui dovremmo evitarlo. Ma anche se lo evitassimo, che cosa fareste se dovesse approcciarci? Povero Nagito, perché lo odiano? Come perché lo odiano? Nel capitolo 1 voleva ammazzare qualcuno. Nel capitolo 2 l'hanno legato e si è comportato da Strunz. Forse è stato... No, in realtà il capitolo 2 è stato il capitolo in cui si è comportato meno peggio perché praticamente non c'è stato per tutto il tempo. È stato presente solo per il class trial. Capitolo 3, boh, si è beccato la Despair Disease. Capitolo 4 si è comportato da stronzo. Hey Kin, voglio togliermi il dente, anche perché non so che fine farà questa fanart di ragazzo meccanico. Vuoi vederla? Ma prepara la candeggina. Ok, va bene. D'accordo, se vuoi mandarmela, la guardo poi ben volentieri. Il cambiamento improvviso di Nagito è davvero strano. Mi chiedo se se abbia scoperto qualcosa di cui non sappiamo. Comunque, Hajime, non è tempo che tu ci dica quello che riguarda te. Quello? Lo sai, quello che ha detto Nagito durante il trial. Ancora non l'ho realizzato. Solamente essere insieme. Beh, voi dovreste essere i simboli della speranza, non è vero? Ah, mi stavo dimenticando. Ad eccezione di Hajime, ovviamente. Che cosa intendeva con ad eccezione di Hajime? Eri tu il traditore, dopo tutto. No, non è questo. Non vorrei davvero dirlo, ma immagino di non avere altra scelta. Beh, a dirvi la verità, ragazzi, al contrario del resto di voi, beh, apparentemente io non sono mai stato parte del reparto primario della Upspeak Academy. Io sono uno studente del corso di riserva. Corso di riserva? Significa che, a differenza di voi, ragazzi, io non posseggo un Ultimate Talent, dopo tutto. Apparentemente sono una persona normale. E solo questo. Cosa? Solamente questo? Cavolo, amico, non spaventarmi per roba come quella. Beh, non è qualcosa che si può semplicemente lavare via, dato che si tratta di me. Pensavo semplicemente di essermene dimenticato. Pensavo di essere entrato nella Upspeak Academy perché avevo un talento, dopo tutto. Ma merda! La mia intera vita? Beh, volevo essere un po' più sicuro di me stesso. E quando ho pensato di essere entrato nella Upspeak Academy, finalmente pensavo di essere diventato qualcuno di cui essere fiero. Non un fottuto studente di riserva. Tirati su un po' di morale, Hajime. Non importa se tu provieni dal corso di riserva. Ha ragione. Non c'è alcun motivo. Ormai tu sei nostro amico. Lo sai? C'è una cosa che si dice in Giappone. La paura è grata per il pericolo. Ma che diavolo? Stai dicendo tutto sbagliato.
Così, tutti quanti erano qui. È stata una battaglia davvero vicina. Mi dispiace, stavo cercando di tirarti su di morale, ma alla fine ho detto la cosa sbagliata. Povero Hajime, Shiaki per Hajime per tutta la vita. Beh, non importa. Beh, alcune cose sono difficili da dire qualche volta. È così strano? Forse non potete vedermi? Ma che diavolo? Sei coperta di sangue. Mi hai visto? Discord mi dice che è meglio non inviarla. Lo prendo come un segno per aprire un account X. Va bene. Ah, mi hai visto? Sì, esatto. La monobestia questa volta era davvero potente. Davvero schifoso. Non avvicinarti a me. Vai via da qui. Alcuna gratitudine. Vengo trattata come una schifezza. Ehi, perché non ti togli via quel sangue? Stiamo cercando di mangiare. Ah sì, sono desolata da me stessa. Perché Monomi suda sangue? Penso perché abbia combattuto contro la monobestia. Ed eccoci qua. Adesso allora permettetemi di fare ancora una volta rapporto. Dopo una battaglia maestosa che non si è mai vista in tutta la storia, sono finalmente riuscito a sconfiggere l'ultima monobestia. E grazie a questo è finalmente possibile viaggiare all'isola finale. Capisco. Che reazione povera. Beh, è come se fossi circondata da tonnellate di shabu shabu. Da un ristorante all you can eat. Non ditemi che ancora una volta ciò. Direte cose come del non ce ne andremo da quest'isola. Perché dovremmo andare in una nuova isola? Beh, è vero che non mi aspetto molto. Ma è anche vero che chi ha detto che non ci andremo? Ovviamente ci andrò. Deficiente. Ma che cazzo pensa Monomi? Non lo so. Ero io al ristorante. Hello. Ciao Nutella, buon pomeriggio, benvenuto. Come stai? Tutto bene? Che hai mangiato al ristorante? Ah? D'accordo, dammi un secondo allora. Dammi un secondo se devo mettere il PG femminile. Devo mettere... un secondo. Non mi ricordo... Ah, è qua. Ok, non trovavo la scheda. Pardon. Adesso arrivo, Continuiamo. Assumendo il fatto che scappare via sia stato un errore, dice Akane. Okay. Vediamo se appare. Non mi appare il modello. Perché non appare il modello? Ok, è apparso. Sono le 14:53, quindi alle 15:08 dovrei toglierlo, se non sbaglio. Perché se non scapperemo, combatteremo. Distruggerò tutti coloro che ci hanno messo in questa merda, fino all'ultimo colpo. Mi sono divertito a tormentare AI di Gemini per le generazioni di immagini. Sono usciti dei mostri di Lovecraft. Va bene. Caccolling estremo. Va bene, sì. Adesso Sekina. Beh sì, me l'ha riscattato Nutella, per cui siamo con il modello PNG femminile in questo momento. Combattere? Seriamente? Beh, quella paura sul gruppo chiamato World Ender è per una ragione, lo sai? Ma perché? Ti sei dimenticato quello che ha detto prima? Deficiente, ho solamente detto che stavo cercando di impressionare la signorina Sonia.
Non provare a portare in ballo ciò. Fate silenzio. Se avete la forza di discutere fra di voi, allora indirizzate quel potere davanti al nostro nemico. Se fa la voce della donna è il top. Io non sono capace a fare la voce da donna, Franci. Dopo ti invio un'immagine particolare. Va bene. Ho paura. Bene, allora. Mettiamoci in marcia. L'offensiva è la miglior difesa. Hai ragione. Ora non c'è tempo per bisticciare. Davvero non lo capisco. Ma quando la signorina Sonia parla in quel modo, il mio sangue inizia a bollire. D'accordo, sono tutto un fuoco. Iniziamo ad andare verso la nuova isola. Immagine particolare sembra una minaccia, a quanto pare. La Future Foundation, Monokuma, Monomi. Li distruggerò tutti in una volta sola. Anche io? Voi ragazzi siete davvero affidabili. Ehi, non parlare come se non fossi inclusa. Anche tu sei nostra amica, lo sai? Hai ragione. Farò del mio meglio. Anche io. Ok. Ragazzo meccanico sei un pagliaccio. Mi fa ridere come lo chiami ragazzo meccanico, non Kazuichi. Ma ok. Beh, sono cose fatte dall'IA, quindi sono brutte. Vero? Anche se posso dire la verità, rispetto alle immagini che facevano nel 2023 sono un po' migliorate. Anche se, sinceramente, sempre meglio supportare gli artisti perché non sempre l'IA fa robe belle e affidabili, a mio avviso. Abbiamo lasciato il ristorante. Le espressioni sulle nostre facce erano chiaramente diverse da come erano prima. Erano piene di forza e determinazione. Armati con ciò, abbiamo iniziato a camminare verso l'ultima isola. Ma le nuvole nel mio cuore erano ancora lì presenti. Ma che episodio siete arrivati su Violet Evergarden? Lo abbiamo finito ieri. Settimana prossima iniziamo un nuovo anime. Non riesco a smettere di pensare riguardo al corso di riserva. E con ciò che mi riempiva questo strano sentimento non molto confortevole. Come un piccolo osso che raschiava la mia gola. Ma ho provato a non pensarci. Ho provato a rimanere concentrato ed andare avanti. Capitolo 5. Smile at hope in the name of despair. Daily life. Eccoci qua. Con le monobestie finalmente scomparse, abbiamo attraversato il quinto fronte e siamo arrivati all'isola finale. Già. Enormi costruzioni erano presenti dappertutto. Quasi come se l'intera isola fosse un'unica gigantesca città. Era davvero sci-fi. E come pensavo, l'isola era una sorta di snapshot di una metropoli urbana del prossimo futuro. Comunque il video che ho mandato sul server di Discord è assolutamente reale. Ti ho anche risposto, Tranci, tra l'altro, non so se hai visto. Questa è l'isola centrale. Mio Dio, se è veramente una metropoli. Sembra la mia città. Va bene, Siel. Ok. Qua c'è una sorta di Matsuri, se possiamo dire. Street stalls. Non so come tradurvelo in italiano. Qua c'è Fuyuhiko. Tra l'altro è un po' tetra, se posso dire, la OST di questa quinta isola. Non so se ci state facendo caso. Street Balls, ok. Mi chiedevo cosa ci fosse qui, dato l'odore. Beh, mi sarei aspettato Akane, non te.
Beh, non sono stato attirato dall'odore o da niente di simile. Sembrerebbe che la strada sia piena di stand di cibo. Come puoi vedere, però non ci sono né clienti né tantomeno staff. Solamente cibo qui. Ok. Normalmente una strada come questa dovrebbe essere piena di attività, ma non c'è nessuno qui. Beh, immagino che sia davvero inquietante pensarci. Vediamo se c'è una sorta di Monokuma qua, tra l'altro. Forse questa è una... Sì, ok, era una Monokuma doll. Tina, conosci un certo King? So sempre io, Franci, non ho due personalità diverse. Come da me friggono il pesce per strada. Davvero? Certo, hai ragione, ovviamente è meglio fare le cose fatte da artisti o le fai tu stesso. Io al massimo le uso poco per curiosità o magari mi danno idee. Anche se ovviamente non le uso mai, alla fine più per il meme. Anch'io solitamente faccio così Nutella, se magari non riesco a trovare un design, diciamo, completo. Relativamente utilizzo ogni tanto l'IA facendo una vaga descrizione di quello che voglio e se poi mi soddisfa cerco di replicarlo a mia volta per ispirazione ogni tanto, non sempre però. Allora, vediamo la prossima zona che c'è qui. Questa sembra una fabbrica. Sì, per l'appunto, è una fabbrica. Ricordate una cosa. Lasci Factory. C'è Chiaki qua. Fumo bianco è presente sul retro dell'edificio. Che sia una sorta di fabbrica. Ma se c'è la faccia di Monokuma su di essa, beh, sono sicuro che sia comunque una fabbrica piuttosto inutile. Io uso l'IA per fare gli assets da usare come reference. Ci sta, eh? Utilissima in realtà come cosa. Ah, Hajime. Tempismo perfetto. Cosa c'è, Chiaki? Questo edificio è chiaramente sospetto, non è vero? Pensavo che sarebbe ottimo se gli dessimo un'occhiata all'interno, però... Dato che è chiaramente sospetto, potrebbe essere pericoloso andarci da soli. Vuoi andarci insieme? Sono sorpreso che non abbia detto ok. Perché stai esitando? Chissà. Se vedete un rinoceronte ballare su una Nutella, la colpa è di Ciel che guarda la TV con un leone sopra. Ricordatelo, vi servirà nella vita. What the fuck? Franci, l'ho letto 2 volte e non ho capito. Va bene. Ciao Kina, buon pomeriggio chat. Ciao Galant, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Dici un po', dici un po'. Che se... Non ho capito, Nutella. Proviamo ad entrare dentro la fabbrica. D'accordo, allora andrò all'interno. Vediamo cosa contiene. Una fabbrica di peluche, proprio come diceva. Ma che diavolo è questo? Beh... Quello che era presente era di manifattura, uno dietro l'altro. E sembrava essere trasportato su un nastro trasportatore. E ciò era Monokuma? Servono 3 allenamenti da monaco Shaolin per capire, va bene. Oggi sei un po' irrequieto, ti vedo, Franci. Il nastro compressore... Beh, sembrerebbe muoversi attraverso questa enorme macchina. Gli alberi di cocco sul, diciamo, nastro compressore vengono processati ed eventualmente finiscono per diventare questa stupida cosa. Che razza di cosa, veramente. Qua sono sicuro che ci sia una sorta di... Questa palese. Lo sapevo. Voilà. Ho trovato un altro Hidden Monokuma. Era palese questo.
Troppo come da me, solo che noi produciamo acciaio e neoplastic. Che mood. Mio Dio. Non credo ce ne siano degli altri qua dentro. Parliamo con Chiaki. Che ho fatto? No, ti vedo piuttosto attivo oggi in chat. Ma sì, ho digerito un po' a fatica perché ieri ho mangiato un botto ma sono sopravvissuto. Ultimamente mi sto infognando di nuovo nei discorsi filosofici e ho scoperto i custom GPT che vado a sfidare tipo Atheist GPT, Theist GPT, Aristotle GPT. Vabbè, bellissimo. Voi invece come state? Non so parlare innanzitutto, ma ok. Io per il resto sto bene, grazie. Fortunatamente. Voglio poi sentire allora questi discorsi. Sta osservando con lo sguardo a vuoto la macchina. Sembrerebbe che si stia trattenendo. Beh, penso sia anche piuttosto ovvio. Guardare semplici macchine mi ricorda i giochi. Giochi? Come quel gioco in cui metti i caps o le penne e in un altro gioco provi ad indovinare il genere della persona. Ah, tipo coso, come cacchio si chiama, ho capito. Ce l'abbiamo anche noi, sto gioco qua. Era Indovina Kimi, se non sbaglio questo. O Indovina Kin, considerato anche la mia live. Se anche tu per una crema intendi bene, giusto? In quel caso bella anche per te. La crema è buona e liscia. È davvero divertente. Vediamo cos'altro c'è da investigare qua dentro. La cesta dei Monokuma. Ok, torno tra un po'. Va bene. I Monokuma vengono buttati in questo gigantesco cestino, uno dopo l'altro. Beh, sarà meglio che non siano veri. Ne ho preso uno con la mia mano. Ah, capisco. Per cui questi sono peluche. Peluche di Monokuma. Il vero Monokuma è una sorta di peluche, anche lui. Torno tra un po', i compiti delle vacanze mi aspettano. Buoni compiti, Franci, grazie per essere passato. A dopo, ciao ciao. Buona sbatta. Ma al contrario suo, probabilmente questi sono veri peluche. La sembianza non è un po' surreale? Questi peluche a grandezza naturale. Più o meno uncanny non mi ricordo cosa voglia dire. Cioè, so cosa vuol dire, ma non mi viene la parola giusta per tradurlo in italiano. Per quello ho detto surreale, non per altro. Perdonatemi. Tra l'altro è finito il timing del Kina, per cui torniamo con il nostro modello. Eccoci qua. Se nessuno della vostra classe rifà non possono farvi niente. Un ramo si piega ma insieme sono forti. No. E niente. Ci vorrebbe più solidarietà e coesione tra le vittime della società, vero? Peluche a dimensioni reali? Scusatemi. Pianificavo il colpo grosso un tempo con questi, ma proprio per questo farli è assurdo. Diventerò ricco. Oh, va bene, Monokuma. Allora, sto pensando di fare dei servant personali fan-made, visto che sto in spiaggia e non ho niente in cui disegnare. Ho chiesto a Gemini di farmi Pandora, ma poi sono caduto nella follia aggiungendo cose strane e l'ho trasformata in un gambero. Poi ho sbagliato a scrivere gambero felice ed è diventato un gambero fenice. La dislessia ha finto di nuovo. Oddio, però sono curioso di vederlo un gambero fenice, sai, Nutella? Potrebbe essere un qualcosa di interessante come bestia mitologica. Ma comunque ne hai fatti davvero troppi. Diventeranno troppi quando cioè, saranno davvero troppi e non ne venderai tutti. Proprio come dici. Peluche a grandezza naturale di Monokuma. Non li voglio. Va bene, Hajime. Capisco.
Per cui questo posto è per la manifattura per peluche di Monokuma grandezza naturale. Sì, sì, sapevo che volessi intendere vinto, poi tranquillo Nutello. Ma che razza di posto è questo? Vedi, mi ha sconfitto di nuovo anche adesso. A me sconfigge sempre, considero. Non guardarmi dall'alto in basso. Pensi davvero che lo stia facendo per i peluche a grandezza naturale? C'è molto di più per quanto riguarda il merchandising di Monokuma. Beh, e si trova proprio nel faro delle provviste, nella porta a fianco. Cioè no, Warehouse è magazzino, se non sbaglio, non è proprio faro, che cazzo dico? È Lighthouse il faro, ho sbagliato. Che cosa dovremmo fare? Onestamente non credo di volerci andare. Ma se dovesse esserci un importante indizio? Che cosa farai? Hai ragione. Allora dovremmo andarci per un pochettino. Andiamo in questo faro, cioè in questo magazzino. Allora dopo ti rinvio in privato. Va benissimo, va benissimo. La cosa positiva è che Monokuma è abbastanza etico da non usare lavoratori sottopagati per i suoi accessori. Va bene. Eccolo qua il magazzino delle provviste. Madò. Senza pensarci ho sbirciato dentro alle scatole che erano impacchettate una sopra l'altra. C'è un calendario di Monokuma, una sandbag di Monokuma e anche una chitarra di Monokuma. Ecco dove vivo io. Ma no, dai, sì, non dire cagate. Prima era nell'archivio di Monokuma nella fan house e adesso c'è un'intera azienda di peluche di Monokuma con tutte queste provviste. Cioè, fabbrica, non azienda, ma ok. E ha davvero così tanto ego? Le mascotte popolari non durano per sempre. Ovviamente devo guadagnare più che posso. Una mascotte che non è più popolare è solamente come un pezzo di caramella senza alcuno zucchero. In altre parole, non c'è alcuna ragione di esistere. Sta iniziando a parlare in modo ancora più pazzo. D'accordo. Oh mio Dio. Ma è stranissimo come si sta spostando la visuale. Non l'aveva mai fatto. Pannello di quel Monokuma. Questo sembrerebbe essere un pannello di Monokuma. Ma perché ce ne sono così tanti? Monokuma ha studiato il marketing, veramente. Stavo pensando ad utilizzarli per decorare i negozi che vendono il mio merchandising. E poi farli guardare tutti e boom! Beh, salteranno sicuramente all'occhio, lo sai? Nessun negozio venderebbe la tua roba. Ovviamente no. Sei davvero un pazzo. Questo è perché ho aperto ufficialmente il Monokuma Shop. Sto pensando di aprire varie catene in giro per il mondo. Ovviamente l'attrazione principale sarà il mio peluche a grandezza naturale. Non posso credere che tu abbia pensato così fino in fondo al tuo futuro quando hai fatto questi. Il tuo business è destinato a fallire. Falla finita! Non hai alcun senso del business comunque, per cui falla finita! Ehi, ehi, non dire così. Facciamo del nostro meglio insieme. Diventeremo popolari come se fossimo negli anni 90. Comunque palese Gemmy abbia colpito a delle carte di Yu-Gi-Oh! Per il gambero mostruoso. Devo vederlo allora. Non ricordi per quanto a lungo quelli sono rimasti popolari? Per di più, se continui ad essere serio riguardo alle operazioni di business, beh, hai già commesso uno sbaglio enorme. Perché non c'è alcun merchandising di me. Oh, Monomi, mia dolce sorellina, mia piccola sorellina. Ma non lo sai che
la favola di Aesop riguardo al coniglio e l'orso? Non era la tartaruga? Tanto tanto tempo fa c'erano questi due vecchietti. Due vecchietti che vivevano insieme? I vecchietti dicevano: i conigli non sono così popolari come gli orsi. Fine. Eh? Avevi davvero bisogno di due vecchietti in quella storia? Per cui, anche se facessi del merchandising per te, sarebbe inutile. Un coniglio mezzo rosa sarebbe così noioso. Non hai nemmeno il senso del fashion. Lo hai fatto solo per me. Sei tu che non hai alcun senso del fashion. Vabbè, ma oggi non ho il cervello collegato come sempre. Rip. Intanto citazioni a Joro. Sì, a Joro. A Jojo. Sabaku no wa ore no stando da. Dovrebbe essere quella scena lì, se non sbaglio. Ma onestamente, beh, non posso farci molto se ho fatto così tanti pannelli. Per cui chiunque voglia decorare la propria stanza, per favore, fate come preferite. Forza, che state aspettando? Hajime, scappiamo. Hai ragione. Cita la scena dove Jotaro picchia i bambini, se non ricordo male. Va bene. Siamo scappati dalla warehouse evitando il piano di Monokuma per sbarazzarsi del suo inventario. Ok. Sembrerebbe come se ti fossi stancata. Già, hai ragione. Possiamo tornarci? Sì, ok. Che voglio controllare solo un attimo se c'è altro. Tipo un qualche sorta di Monokuma nascosto. Ma non mi pare. Voi vedete qualcosa? È davvero strano. No, qua non mi fa interagire. Allora mi sa che possiamo andarcene. Mi sa che qua non ci sta nessun Monokuma nascosto. Per adesso ne abbiamo 2 su 5 per questo capitolo, per cui siamo già a un ottimo numero. Andiamo fuori. Ci restano da trovare Akane e Kazuichi e qualcun altro. Forse Nagito. Sì, anche Nagito non abbiamo ancora visto. Chissà che cazzo sta facendo Nagito. Boh. Base militare? Ok. Artiglieria pesante. Ah no, è vero, c'è anche Sonia. Mi ero dimenticato di Sonia. Ecco perché i numeri non tornavano. Ma quella cosa proprio lì è un carro armato? È reale? Non è solo quello. Ci sono un sacco di altre cose qui che sembrerebbero davvero pericolose. Oh no, vedo un mostro sul cielo. Ah no, era il mio riflesso. Ma no, dai. Poi fra l'altro, ragazzi, questo elicottero qua non era l'elicottero che Monokuma ha utilizzato per giustiziare Teruteru. Se ricordate. Potrei sbagliarmi, però mi sembra il suo. È davvero la mia città, che paura. Ma sei serio? C'è una base militare nella tua città, sì. Oh, beccato. Siamo a 3 su 5.
Perfetto. Innanzitutto vediamo il track. Sì, una base della marina piena di navi con grossi cannoni. Madò. Che sia un camion militare. Al contrario dell'aereo che era nella prima isola. Beh, sembrerebbe che abbia un motore al suo interno. Ma in realtà non so come si navighi. Cioè, come si guidi, ma ok. Se entriamo in guerra vi avviso. Va bene, Ciel, grazie. Tolto ciò, beh, non che si possa scappare da quest'isola utilizzando questo veicolo. Vero? Questo anche, sempre track. Sì, ok, li conta sempre come track. Track tank. Parliamo con Sonia. Vediamo che ci dice. No, a quanto pare mi ha preso il tank. Io gli unici cannoni che vedo sono quelli... Sono i cannoni ripieni. Vabbè, dai. Buoni. Oppure... No, quelli no, quelli no. Quelli no. Evitiamo. Questo è un carro armato, giusto? È reale? Si può muovere? Non lo so, Hajime. Questa sembrerebbe essere una base militare. Beh, sembrerebbe così. Tolto il fatto che quest'isola è molto piccola, la tecnologia militare qui sembrerebbe davvero estesa. Beh, questo potrebbe provare che ci sarà utile quando combatteremo contro la Future Foundation. I cannoni universitari sono quelli più pesanti, veramente. Qualcosa di utile? Non c'è alcun modo che possiamo operare utilizzando carri armati e armi pesanti? Davvero? Nel mio paese anche un bambino delle elementari può guidare un carro armato. No problema. No problema? Oppure i canoni del codice di diritto canonico. Va bene. Va bene, Galant. Sì, sì, Sonia, inizia a entrare nel carro armato. O harri armati e carri pesanti. E carmi pesanti. Hai ragione, Galant. Mi sono pure confuso a leggerlo, dato che hai invertito le lettere. Una corsa... C'è un corso in... Oddio, Modern Warfare? Non so come tradurvelo. Cioè, più che altro so che esiste il gioco di Call of Duty, che si chiama Modern Warfare. Però effettivamente non mi sono mai informato su come si traducesse. Sì, ho notato che ho invertito le lettere, me ne sono accorto dopo. Scusami. Modern Warfare dovrebbe essere moderna... war e guerra. Fair non lo so, scritto così. Vuol dire... guerra moderna. Ah, ok. Semplicemente guerra, va bene. Guerriglia. No, ok, ok. Grazie. Thanks. Ho cercato su Google Translate, ma ha detto che è semplicemente guerra moderna. Beh, un corso di guerra moderna è richiesto nelle classi delle nostre scuole. Un'ossessione con gli anime, adesso questo? Il paese di Sonia non smette mai di stupirmi. Comunque, le armi che ci sono qui sono solamente armi che gli umani... No, aspettate. Are only weapons when... Sono solamente armi quando gli umani iniziano ad utilizzarle. Se nessuno le utilizza, non c'è alcun modo... Cioè, sono solamente ferraglia. Hai ragione, sfortunatamente questa roba nella base probabilmente non ci sarà utile. No, ti stai sbagliando. Beh, ho scoperto che in un documento... Come... Aspetta, Tank Operator Sit.
Ah no, aspetta, ho scoperto una sorta di documento dentro alla sedia del carro armato. Ma quello è il simbolo della Future Foundation? Piano di sviluppo di Jabberwock Island? Che cos'è questo? Presumo che appartenga a Monokuma. Era piazzato qui in modo piuttosto in bella vista. Non so quanto possiamo fidarci. Pensi che possa essere un indizio utile? Monokuma probabilmente lo ha lasciato. Come hai detto, è difficile dire quanto ci possiamo fidare. Per cui, che cosa dice? Tolto quello che c'è scritto qui, non so molto. Ma questo documento su Jabberwock Island, beh, è di una lunghezza considerevole. Qual è il piano? Di piazzare Jabberwock Island sotto il controllo della Future Foundation e di prepararla come quartiere generale. Come quartiere generale per la Future Foundation? Pensavo che Jabberwock Island fosse una destinazione turistica. Perché mai la Future Foundation dovrebbe essere interessata a ciò? In realtà c'è qualcosa scritto qui che ha catturato la mia attenzione. L'agenzia di viaggio che ha gestito la Jabberwock Island è andata in bancarotta, per cui l'isola è rimasta a lungo disabitata. A causa di ciò l'isola, beh, ha avuto un incidente. E con ciò le ha permesso molto facilmente di metterci piede. Aspetta un attimo. Questo posto è rimasto disabitato per tanto tempo? Se è davvero così, la manutenzione che era qui presente è stata troppo attenta. Beh, gli oggetti nel supermercato sono sempre riforniti e l'hotel è davvero pulito. Potrebbe essere opera della Future Foundation. Ma più importantemente, cos'è questo incidente? Voglio dire, cos'è che è stato inflitto a quest'isola? Beh, non posso scendere in questo passaggio da sola. Semplicemente leggendo tutto questo, non riesco a capire che cosa significhino queste parole. Comunque, c'è ancora una cosa che ha catturato la mia attenzione. Ancora una cosa? Ti ricordi la guida sul turistica di Jabberwock Island che c'era nella biblioteca? Sì, me la ricordo. C'era scritto lì. L'isola centrale era la costruzione amministrativa. Comunque non riusciamo a trovare quella costruzione da nessuna parte. È davvero strano come cosa, no? Ma secondo questo piano la costruzione della Future Foundation, cioè quell'edificio, doveva essere pianificato per essere utilizzato come quartier generale? Potrebbe essere lo stesso edificio? Se stanno pianificando di ricostruirlo e utilizzarlo come quartier generale della Future Foundation, come c'è scritto qui. Ma che diavolo, è davvero inconsistente. Come puoi costruire un qualcosa che nemmeno esiste? Dannazione, che diavolo sta succedendo? Secondo me sottoterra c'è un bunker in stile Pentagono. Potrebbe essere, a sto punto. Eravamo così distratti dalla situazione terribile che stava succedendo una dopo l'altra, che forse ci siamo dimenticati di controllare il problema più importante. E con ciò, e quello è il mistero di quest'isola. Ma è davvero così? Questo mistero non ha affatto senso, non importa quanto ci pensiamo. Non c'è alcuna ragione dietro di esso. Vediamo... Questo, se non sbaglio, è l'elicottero con cui è stato giustiziato Teruteru. Vediamo se è così. Questo elicottero... Eh sì, è quello. È l'elicottero che Monokuma ha utilizzato per giustiziare Teruteru. Questo elicottero. Non prendermi per il culo. Au.
Vabbè, Hajime, se ci dai un cazzotto, grazie al cavolo che ti fai male. Hajime, che è successo? Non è nulla, sto bene. Non potevo fare altro se non dargli un pugno, ma mi sono fatto male. Va bene. Dannazione, sono così debole. Vediamo cos'altro si può analizzare. Ah, telecamera di sorveglianza e monitor, per cui questi due non ci interessano. Il tank l'abbiamo analizzato. Ok, resta solo cane. Vediamo. Cavolo, sto posto è noioso. Noioso? Ma di che stai parlando? C'è un carro armato qui. Ah? A me piacciono i tizi forti. Le armi non mi esaltano affatto. Un vero uomo combatte con i suoi pugni. E questo si applica anche alle donne. Vuoi combattere un pochino? Se vincerai, potrai riposarti sulle mie tette come cuscini. Va bene, Akane. Ben detto. Spero che tu intenda per la cosa dei pugni. No, grazie. Tette come cuscino? Ok. Qua credo che possiamo uscire, anche perché non credo ci facciano entrare dentro lì. Ah, scusa, Ciel. Non avevo letto quel commento là sopra. Per me Sonia viene dalla Corea senza K-pop. No, in realtà è una principessa europea, Sonia. Ce l'aveva detto prima. Non mi ricordo però come si chiama il paese. Quello che mi ricordo è che era un riferimento ad una band musicale. Industrie del Re dei Mari? Ci sono un sacco di strane macchine in tutte le direzioni. Sembra essere davvero sci-fi. Industrie del Re dei Mari. Ah? Sono una compagnia che si specializza in manifatturati elettrici, insolari ed altre parti di altre macchine. Sono una compagnia di grandezza media, con solamente 100 impiegati. Ma sono la... cioè, sono... Oddio, la corporation era... l'azienda più grande presente su Jabberwock Island. Traduciamolo in azienda, dai. Tanto all'incirca quello vuol dire. E questo posto sembrerebbe essere una cioè, un laboratorio di ricerca. Una compagnia di medie dimensioni. Beh, sembrerebbe essere davvero buona. Beh, immagino di sì. Ho solamente letto di loro in un fascicolo vicino al tavolo della reception. Per di più, la grandezza della compagnia non è il problema qui. Questa compagnia ovviamente non fa parti di macchinari, per cui... Che diavolo stanno facendo qui? Questo è interessante. È vero, sembrerebbe che stiano creando qualcosa di davvero pericoloso. Questo posto forse sarebbe una buona idea dargli un'occhiata. Ah, t'ho visto! Voilà. Level up. Quarto Monokuma. Ce ne manca solo uno. Wow. È la prima volta che ne troviamo così tanti di botto. Chissà dove si trova l'ultimo. Immagino che si troverà nella parte del daily life del capitolo a sto punto. Anche perché abbiamo esplorato tutto come potevamo. No? Parliamo intanto con, direi, Kazuichi. Ehi, Kazuichi, riprenditi. Eh? Perché? Perché? Perché hai iniziato a ridere così all'improvviso. Oh, beh, ovviamente. Che cos'altro dovrei fare se non ridere? Voglio dire, è così bambinesco. Di che stai parlando?
Beh, c'è un computer proprio lì. Ho iniziato a metterci un po' le mani per vedere se trovavo un paio di indizi. E chiunque stesse utilizzando questo computer deve aver mandato delle email al suo compagno o qualcosa del genere. Probabilmente stava provando a scrivere un manga o qualcosa del genere. Ha mandato una delle sue idee al suo compagno. Davvero orribile, è una storia davvero delusional. Ero così imbarazzato del leggerla che mi ha dato il buon umore. Una storia delusional? Che cosa c'era scritto in quell'email comunque? Beh, inizierò con l'idea della storia. Apparentemente... aspetta, Riots... Devo ricordarmi cosa vuol dire. Rivolta, forse? Non credo sia rivolta. Riot. Sì, è rivolta, ok. Apparentemente rivolte globali stanno accadendo in varie regioni di tutto il mondo. E fra queste rivolte sono a quanto pare causate da studenti del superiori. Voglio dire, seriamente? Non è affatto realistico. Dai, non è così male la storia che sto scrivendo. Va bene, sì. No, dai, non è la tua. Per cui queste rivolte continuano a crescere. E anche le persone iniziano ad essere più insoddisfatte e frustrate con la società. Ed eventualmente sembrerebbe che si stiano diffondendo come un'infezione in tutto il mondo. Alcune riprese di queste rivolte sembrerebbero circolare e strani incidenti stanno avvenendo uno dopo l'altro. Un'ansia senza speranza si sta diffondendo in tutto il mondo e la fine del mondo è sempre più vicina, è sempre più vicina. Fine del mondo? Lo so, già. Sembrerebbe quasi che una noiosa band liceale la utilizzasse come titolo di una canzone. Chiunque abbia scritto questo, beh, dovrebbe continuare con delle idee molto migliori di una storia, perché questo non è affatto realistico. Voglio dire, studenti che causano delle rivolte in quella scala è totalmente impossibile. Non ci crederei nemmeno per un secondo. Ma comunque ho imparato una lezione davvero ottima. Dovrei sempre cancellare le email imbarazzanti. Ehi, riguardo ciò, sei davvero sicuro che sia solamente una storia fantasiosa? Beh, certamente. Voglio dire, cose irrealistiche potrebbero succedere durante la vita di tutti i giorni, però... non c'è alcun modo che questa sia vera. È davvero impossibile che su un notebook possa uccidere delle persone solamente scrivendoci sopra. Beh, hai ragione. Citazione a Death Note, ok. Beh, ci sono un sacco di cose inimmaginabili che ci stanno succedendo, per cui potrei essere iniziato a diventare un po' confuso. Ma la fine del mondo? Non c'è alcun modo che possa succedere qualcosa di inconcepibile. Ok, ci mancano da analizzare questi due cosi. Questa macchina sta facendo un'altra macchina? Il prodotto finito sembrerebbe essere stato modellato dopo con un animale a quattro zampe. È la fine del mondo. L'ho detto dal primo Danganronpa. È vero, ne avevi parlato. Ehi, quell'animale a forma di macchina non ti ricorda nulla? Stai parlando delle monobestie? C'è qualche possibilità che quelle monobestie siano state create qui? Le monobestie? Create qui? Esatto! Questo posto serve proprio a questo. Non importa quanto
Fiate del fatto che sia un gioco? Le persone non sarebbero convinte se un posto del genere non esistesse, giusto? Questo è perché è così. Ma che diavolo intende con questo? Non ha affatto senso. E non importa che chi sia convinto, io non sarò mai convinto. Voglio dire, questo posto è per manifattura di parti meccaniche. Come possono creare un qualcosa di così pericoloso in un posto come questo? Potrebbe essere che Monokuma abbia preso questo posto e l'abbia modificato? Dannazione, non so nemmeno che cosa più stia dicendo. Ci manca solo questo da analizzare e poi abbiamo finito. Machine. Questa macchina automatica sembrerebbe che stia creando qualcosa. Sia un manichino? È una macchina umanoide. Che sia un robot. Seriamente? Come possono fare dei robot? Ehi, in quanto ancora la tecnologia avanzerà senza che io lo sappia? Tu pensi che Nekomaru sia stato fatto qui? È un robot umanoide molto simile. È possibile, forse. Ma perché mai una compagnia che produce parti meccaniche ha accesso a questo tipo di tecnologia? Non lo so. Forse questo posto in qualche modo è connesso alla Future Foundation? Beh, ad ogni modo, adesso è chiaro, non è vero? Che cosa è chiaro? Queste una volta erano le Seeking Industries, ma non più. Dopo che quest'isola è diventata disabitata, Monokuma ha preso posto e ha modificato tutto ciò senza permesso. Lo ha fatto semplicemente per scioccarci. Immagina che il ragazzo meccanico modifichi il codice della fabbrica per costruire i suoi cloni meccanici devoti a Sonia su un carro armato col giusto baffo e voilà, la storia si ripete. Va bene. Sì. E quella ha la ragione? Non è così strano. Per questo tempo intero sta facendo roba simile su di noi. Buon pomeriggio. Ciao Frika, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Intanto ti faccio uno shout out. Dici un po', dici un po'. Oggi abbiamo incominciato il capitolo 5 di Danganronpa 2 Goodbye Despair. Mi raccomando, andate a seguire il caro Frika. L'ultima volta ho giocato a Kingdom Hearts 2. Bello. La prossima volta che lo fai allora devo postare in live. Molto bello Kingdom Hearts 2. Non è strano. Per l'intero tempo sta facendo cose simili a noi. Ma perché? Forse un sacco di strani tizi ricchi pazzi che adorano questa roba. Forse sono quelli che ci stanno facendo uccidere l'un l'altro. Quei bastardi. Beh, si divertono a vedere dei bambini uccidersi l'un l'altro. Io abbastanza bene, grazie. Tu invece? Tutto ok? Aspetta, fermati un attimo. Ora che lo dico così forte, è davvero un'assunzione terribile. Voglio dire, se fosse vero, allora i nostri destini sarebbero nelle mani di quei ricchi e pervertiti bastardi. Qualcosa del genere, beh, potrebbe succedere in un lavoro di finzione. Ma pensare che possa succedere in realtà è davvero strano. Ok, usciamo. Abbastanza. Mezzo zombie come al solito, ma al di là di quello. Ah, meno male, dai. Mi dispiace per il tuo essere mezzo zombie, magari se riesci riposati un po'. È diventato Squid Game, o è il reverse. Ehi, Hajime, ti stavo cercando. Cosa c'è, Fuyuhiko? Pensavo che probabilmente avessi finito di esplorare quest'isola, adesso. Beh, hai ragione. Penso di aver esplorato quasi tutto, per ora. Allora, vuoi che ci incontriamo con gli altri e discutiamo di cose? Sì, non mi dispiace. Pensavo che sarebbe stato noioso tornare all'hotel per questo. Ma c'è una strada dove ci sono dei stand di cibo, per cui ho detto a tutti di incontrarci lì.
Sto andando lì proprio adesso. Sbrigati e avvieni. Dopo che me l'ha fatto sapere, Fuyuhiko ha abbandonato l'area. Beh, davvero si è preso la briga di dirlo a tutti quanti, eh? Beh, immagino che adesso non sia il momento per essere impressionati per un qualcosa del genere. Beh, sarebbe davvero brutto far aspettare gli altri. Dovrei sbrigarmi ed andare agli stand di cibo. Intanto salviamo, perché abbiamo fatto già la parte esplorativa dell'isola, che è un'ottima cosa. Poi controlliamo il pet. Andiamo agli stand di cibo, tanto è qua vicino, da quel che ricordo. Sì, isola centrale. Ecco qua, siamo qui. Vendor Street. Perfetto. Manca solo Nagito, perché Nagito si sta facendo i cazzi suoi in questo momento. D'accordo, sembrerebbe che tutti quanti siano qui. E per quanto riguarda Nagito? Ma chi se ne frega? Non che sia nostro amico o un qualcosa del genere. Non sono riuscito ad entrare in contatto con lui. Non so dove diavolo sia o che cosa cavolo stia facendo. Per cui, qualcuno ha scoperto qualcosa riguardo alla Future Foundation? No, in realtà non molto. Sento come se avessi imparato qualcosa, ma sento anche come se non avessi imparato affatto nulla. Beh, non è chiaro quale delle informazioni che abbiamo trovato sia credibile fra di esse. Comunque, credo che non ci sia alcuna domanda che sia la Future Foundation riguardo dietro a tutto quello che sta succedendo. Siamo davvero sicuri di ciò? Che cosa stai dicendo? Se non sono loro il nostro nemico, allora chi dovrebbe esserlo? Non ho giocato al 2 come dissi, quindi prego per la salvezza di Akane mia moglie. Sì, Akane è ancora viva. Non ti dico chi sono gli altri sopravvissuti, ma considera i sopravvissuti dal capitolo 5, cioè fino al capitolo 4, che adesso abbiamo iniziato il 5. Sono tutti qua tranne Nagito, che non si sa che cazzo stia facendo. Per me ragazzo meccanico è la spia traditore della patria. Va bene. Se sono i nostri alleati, non c'è alcun modo che ci intrappolerebbero su quest'isola. Beh, è vero. Ma c'è anche qualcos'altro che stavo pensando. Monomi sta lavorando alla Future Foundation, giusto? Ormai l'ho ammesso a questo punto. Ma anche se Monokuma dovesse forzarci ad ucciderci l'un l'altro, Monokomi si sta... Sì, Monokomi ho detto. Ho fatto la fusione. Monomi si sta opponendo a lui. Intendi sta pretendendo ad opporsi a lui, giusto? No, non credo che lo stia pretendendo. Chiaramente si odiano l'un l'altro. Allora è possibile che il nemico del nostro nemico in realtà sia un alleato. Ma perché si sta opponendo a Monokuma? Solo per quello pensi che sia nostra alleata? Beh, anche se entrambi sono opposti, beh, è possibile che entrambi siano nostri nemici? Una battaglia a tre parti. Mi sta esaltando. Perché dopo tutto questo tempo all'improvviso stai, diciamo, dalla parte della Future Foundation? Stai parlando in quel modo perché in realtà sei tu il traditore per cui lavora per loro? Non fare il fottuto idiota. Sei chiaramente sospetto. Voglio dire, se tu non... Kazuichi Soda, stai zitto. Sì! Non c'è mai stato un traditore. Monokuma ci ha mentito. Mentito? Semplicemente sta falsificando il fatto... questa entità. Per cui ci renderemo sospetti l'un l'altro.
Come ancora non puoi credere ai tuoi amici dopo tutto quello che abbiamo passato insieme? Deboli. Davvero deboli. Eccolo qua, Nagito. Invece di affrontare il problema direttamente e sovrastarlo, state disperatamente provando a scappare via. Quella debolezza è senza speranza. Nagito? Caro Nagito, adesso ci sono tutti sopravvissuti. Per il momento. Nagito! Dove sei stato per tutto questo tempo? Mi chiedo... dov'è il vostro processo del pensiero... se ne sia andato. Come al solito, voi ragazzi continuate ad andare in giro per cerchi. Che cosa siete? Criceti? Oh! Se vi comparassi a dei criceti, beh, probabilmente mi urlereste addosso per quanto me ne sia andato via. Per me Nagito è uscito da dietro lo stand dei takoyaki. E ci credo fosse lì, troppo buoni i takoyaki. Ne ho mai assaggiati i takoyaki, però a vederli negli anime sembrerebbero essere buoni. Ma che cosa... Mi avete chiesto dove fossi stato per tutto questo tempo, giusto? Beh, ero nel bel mezzo del cercare qualcuno. Cercare qualcuno? Pensavo che quella persona forse potesse essere già arrivata, ma immagino di essermi sbagliato. O forse quella persona si sta nascondendo in una location stregheta e ci sta guardando. Ehi, di chi diavolo stai parlando? Stai dicendo che c'è qualcun altro su quest'isola oltre noi? Probabilmente un sopravvissuto del Killing School Life. Molto buoni a preparare la cena? No, non credo sia andato a preparare la cena, Nagito. Se dovesse essere così, un sacco di cose strane dovrebbero iniziare a collegarsi, non credete? Stai parlando di Byakuya? E lui è il traditore di cui stai parlando, giusto? Oh, oh, capisco. Voi ragazzi avete raggiunto solamente quello stadio. Quale stadio? Non ha fatto senso. Non ha fatto senso. Ma comunque, se ci pensate accuratamente, forse potreste essere riusciti a scoprirlo. Perché mai Byakuya, un sopravvissuto del Killing School Life, è morto invano come è morto fin dall'inizio? Non pensate anche voi che sia strano? Che cosa diavolo significa? Lo Stadio San Paolo. Ah no, ora si chiama Stadio Maradona. Va bene... Frica. Non lo conoscevo. È uno stadio che si trova dalle tue parti? Il problema non è quello che significa. Per favore, ritira quello che hai detto di fatto a Byakuya sul morire invano. Esatto, ascolta la signorina Sonia. Ti stai comportando in maniera davvero strana ultimamente. Non credo che questa versione di Nagito possa essere attendibile. Dai Nagito, ogni volta che questa danza... Per dire due... Aspetta. Dai Nagito, ogni volta questa danza per dire due cose. Ah ok, no scusa, avevo letto male. Ah, Napoli, ok. Maradona meglio di San Paolo. Conoscendo Napoli, beh sì. Da quello che so è praticamente venerato lì Maradona. Anche a me non piace affatto. Non mi è mai piaciuto in primo luogo. Oh, sembrerebbe che io sia odiato. Beh, è comprensibile. Non c'è alcun modo che voi ragazzi possiate comprendere la mia sofferenza. Conoscendo la verità,
potrebbe essere piuttosto dolorosa a suo modo. La verità? Quale verità? Che cosa sai? Sei curioso, non è vero? Ma perché non lo chiedi agli altri ragazzi dopo che avrete scoperto chi è il traditore? Oh? A dirvi la verità, non ho ancora scoperto chi sia il traditore. Ma non ci metterò a lungo. Voi ragazzi non dovrete preoccuparvi. Se riusciremo a trovare il traditore, cioè mi sbarazzerò del traditore. Anche se mi dovesse costarmi la vita. Mi pare l'avessero rinomato da San Paolo a Maradona nel periodo del terzo scudetto. Non lo sapevo, sai? Bevo un po' d'acqua che inizio ad avere la gola un po' arsa. Ha intenzione di far fuori il traditore. Proprio come ha detto prima, non c'è alcun traditore. Beh, scommetto che alla fine alzerai la mano e dirai: in realtà sono io il traditore, vero? Sei davvero un ragazzo divertente, Kazuichi. Ma perché non lo dirai ai ragazzi dopo che avranno scoperto chi è il traditore? Sono sicuro che riuscirò a sbarazzarmi di tutta la disperazione su quest'isola se lo farò. Io diventerò l'Ultimate Top. L'Ultimate Top? Ma di che diavolo stai parlando? Hai finalmente perso la tua testa? E ora dovrei andare. Ma se doveste vedere nuovamente Monokuma, c'è un qualcosa che vorrei che gli diceste. Ditegli che non serve che, diciamo, dia più motivi, dia più moventi. Ah? Ditegli di non preoccuparsi perché sto pianificando io, dopo tutto. Per di più, la prossima probabilmente sarà l'ultima. Nagito, che cosa significa? Bye bye. Nagito ha ignorato la domanda di Chiaki e ci ha abbandonato. Siamo stati senza alcun potere. Non siamo stati in grado di fermarlo. Ormai c'era chiaro. Quello che stava provando a fare, cioè provare a fermarlo, sarebbe stato inutile. Non voglio pensarci, ma potrebbe star pianificando un omicidio. Un omicidio? Chi vorrà uccidere? Basandoci su quello che ha detto, probabilmente vorrà mirare al traditore. Ma non esiste nessuna persona. Voglio dire, nella nazione di noi, un qualcuno che possa tradirci da così tanto tempo, non ci crederò mai. Mai. Qualcuno dovrebbe legare Nagito a un palo. Nel capitolo 2 l'hanno fatto Nekomaru e Kazuichi, però non è servito a molto perché poi un omicidio è avvenuto lo stesso. Anche se non era lui responsabile. Per una volta che non c'entrava niente. Proprio come ha detto Sonia, non posso riuscire a crederci manco io. Non posso credere che un qualcosa del genere possa succedere. Ma cosa succederebbe se Nagito, oppure chiunque sia, se lo sia dimenticato? Cosa succederebbe se il traditore si sia dimenticato che è il traditore? Proprio come se io mi sono dimenticato di non avere un talento. Beh, togliendo il fatto a chiunque stia cercando di mirare, c'è un'alta possibilità che stia pianificando un omicidio, non è vero? Allora dobbiamo legarlo nuovamente. Forzarlo è l'unico modo per fermarlo. Rieccomi ragazzi. Ciao Franci. Bentornato. Come sta andando coi compitini? È impossibile. Nekomaru non è nemmeno più qui fra noi. Beh, ci penserò io.
a un qualcuno di così debole come lui. Ci sono qui anche io. Allora quello era un sì, giusto? Allora lasciate fare nuovamente a me. Una volta che avrò un piano, ci incontreremo. Legare Nagito, eh? Kazuichi ha ragione. È pericoloso lasciare Nagito andare in giro liberamente. Se saremo cauti e riusciremo ad agire velocemente, ce la faremo. Ma che cos'è questo senso indescrivibile di ansia che sto provando? Non vedo l'ora che mi arrivino quei manga. Pian piano ti arriveranno. Speriamo che ti arrivino integri, come ti ho detto, perché la maggior parte delle volte che acquistavo online mi arrivavano un po'... beh. Bene, dai, mi manca un libro per finire. Ah, beh, dai, meno male, meno male. Almeno poi ti riposi. Minimaru sembra avere la funzione taser. Non so se Kazuichi gliel'abbia fornita. Mi mancano tipo 80 pagine. Sono un po', però se te le smezzi nei giorni ce la fai. Spero che questo significhi che non stia pensando troppo. Per il tempo rimasto abbiamo deciso di finire la nostra esplorazione dell'isola e siamo ritornati all'hotel. Ok. Era già notte a quell'ora, per cui siamo ritornati all'hotel. Va bene. Dopo controllo a che punto sta l'ordine. Yeah. No, questo è il cottage di Chiaki. Dov'è quello di Hajime? Ah, è dall'altro lato. Mi sono confuso. Scusate, stavo per entrare nel cottage di Chiaki. Vabbè. Entriamo in quello di Hajime. Ah, ci manca il primo. Per qualche ragione oggi sono davvero stanco. Beh, dato che ho camminato tutto il giorno, sono stato in grado di ottenere un paio di indizi. Per di più, non sono certo che si possano chiamare davvero indizi. Invece, mi sento come se stessimo soffrendo ancora di più per i misteri che non hanno senso. Questo non va affatto bene. Ogni volta che la notte arriva non riesco a smettere di pensare a roba pessimistica. Questa potrebbe essere una brutta abitudine delle mie. Dovrei riposarmi per oggi. Riposare la mente per un po'. E poi pensarci nuovamente domani. Dopo Death Note ho intenzione di iniziare un altro manga, ma non so quale. Non saprei dirti, Franci. Magari un qualcosa che ti ispira. E se ora qualcuno attentasse alla vita di Hajime e Nagito lo salva? Oddio, dopo come si è comportato nel Trials, ti ricordi? Penso che Hajime sia quello che gli interessa di meno del gruppo. Dato che non ha un talento, non è un ultimate della Opspeak Academy. Per i fan Shonen Ai hanno divorziato, diciamo. Le parole sono estremamente pericolose. Al contrario delle lettere, le parole non possono togliersi con delle gomme o con degli... o col tasto indietro. Questo è perché bisogna essere estremamente cauti. Stessa cosa vale per me. C'era una volta nel passato dove ho avuto un sacco di problemi a causa di ciò. Esatto. Quello è stato quando sono stato allenato al Safari Park. A quel tempo c'erano due animali al parco con cui andavo d'accordo. Uno era uno scoiattolo di nome Sir Dietrich. E l'altra era una volpe di nome Cha-Cha Junior. Buongiorno Lampada, buon pomeriggio, come va? Tutto bene? Ad essere onesti, Cha-Cha Junior era davvero stupida. Se un'impiegata femmina avesse provato a parlargli... Ah no, era un maschio, ok. Cha-Cha Junior era davvero stupido. Se un'impiegata femmina avesse provato a parlargli, probabilmente l'avrebbe guardata in punti un po' discutibili per tutto il tempo. Questo è perché Sir Dietrich
Gli ho ordinato di rubare delle mutandine. Ma perché? Ma che cosa cazzo dici, Monokuma? Ogni volta. E l'idiota è stato davvero felice quando ha scambiato le mutandine per cui ha scambiato con quelle vecchie di Dietrich. Oh mio Dio. Così così. Ah, cavolo, mi spiace. Credo lo farebbe solo per ripetere gli eventi del primo. Ma può essere, non lo so. Grazie, Franci, bevo subito. Give me a second. Per di più, questa ultima volta, i tre di noi siamo andati. Cioè, tre di noi sono andati nella stick house. E la cameriera, o il cameriere ha chiesto, non so per. No, è waiter, perché cameriere, waitress è cameriera. Il cameriere ha chiesto: come ti piace cucinata? Chacha Junior probabilmente avrebbe detto col fuoco. Sir Dietrich era piuttosto crafty. Sapeva come giocare con Chacha Junior. Per cui. Beh, sì. Ok, questo non so. Non so se hai mai provato il detersivo. No? In che senso? Cioè, come fai a essere ancora qui fra noi, Francia, allora? Ok. È stato salvato dall'annegare in se stesso. E ciò ha fatto dire Chacha Junior a tutti che ha fatto delle cose davvero strane. Comunque i tre di noi andavano davvero d'accordo. Ci stavano divertendo a vivere la nostra vita nel Safari Park. Esatto, finché un giorno non ho finito per dire quelle parole. Accidentalmente ho detto questo a Chacha Junior. Le volpi sono scoiattoli. Cioè, le volpi sono i nemici naturali degli scoiattoli. Il giorno dopo mi sono trovato quello che rimaneva di Sir Dietrich. Ora era stato mangiato. È una buona cosa che immediatamente. Aspetta, Tettled non so cosa dico. Non so cosa vuol dire. Che amici strani chiamano veramente. Abbia fatto ciò a un impiegato maschio, per cui ha messo giù Chacha Junior con un fucile da caccia. E anche ciò mi pento quello che ho detto allora. Cavolo, gli scoiattoli devono essere davvero duri. Hanno davvero un sacco di nemici naturali. Questo è stato un po' difficile da tradurre in alcuni punti. Perdonatemi se ho fatto un lavoro a metà a sto giro. Skilishu Chacha Junior. Vero. Ok, è arrivato l'annuncio del secondo giorno del capitolo 5. E sappiamo che Nagito sta pianificando qualcosa di nuovo. Mannaggia a lui. Non se ne sta a stare fermo. Non se ne sta a stare fermo. No. Non se ne sta. Non se ne sta stare fermo. No, non so parlare, ragazzi, scusate. Ho fatto 3 errori di fila. No, ho mispellato un po' questa parola. Beh, sono sicuro che tutti quanti stiano iniziando l'incontro. Per ora dovrei andare al ristorante. Ok. A quanto pare abbiamo quasi finito la collezione delle nostre Monokuma Dolls. Guardate, ce ne mancano poche. Ammesso che ce ne siano anche nel capitolo 6. Probabilmente sì, perché lo slot lì dietro c'è. Ok, andiamo all'hotel. Dove si trova l'hotel? Dall'altro lato. No. Ah sì. Mi ha fatto uscire dalla parte opposta stavolta, strano. Solitamente mi fa uscire a destra, adesso mi ha fatto uscire a sinistra. Wow. Non so perché. Qua non c'è nessuno, vabbè. Siamo 4 gatti, Nagito manco appare perché se ne sta per i cazzi suoi. Mannaggia Makoto dell'Eurospin.
Ah, Makoto Passo probabilmente. Qua c'è Chiaki invece. Che sta dormendo. Ehi Chiaki? Ehi Chiaki? Non stavo dormendo. Sì che stavi dormendo. E totalmente non stavo dormendo. Stavo giocando un gioco. Stavi dormendo mentre stavi giocando un gioco? C'è sempre tempo per un gioco. Non ha fatto senso. Comunque, sembri più stanca del solito. La scorsa notte ho avuto uno strano sogno dove mi svegliavo nel bel mezzo della notte. Forse è per questo che sono così. C'è chi era in coma, veramente. Uno strano sogno? Si trattava del puzzle game di Monokuma. Era uno di quei titoli dove... Ok. Dovevi far cadere una catena di Monokuma. Capito? Ah, quindi è una sorta di Tetris. Però non importa quanto ci giocassi. Non riuscivo a sconfiggerlo. E alla fine Monokuma è caduto fino all'infinito. Perché mai hai avuto un sogno del genere? Probabilmente quello che abbiamo visto alla fabbrica l'ha influenzata. Eh sì. Si è perso un po' di cose. Abbiamo già visitato la quinta isola, considera Lampada. E c'era un po' di roba parecchio strana. Yo, Hajime, controlla questo. Sto già mangiando. Come al solito mangi un sacco. Beh, pensavamo che potremmo essere bloccati nuovamente in un posto come la Funhouse. Per cui dovrei mangiare quanto posso. Mangia bene, caga bene. Va bene, Nekomaru in versione orologio. Ok, ora che abbiamo finito la nostra colazione, torniamo direttamente all'argomento principale. Ehi, io sto ancora mangiando qui. Sono appena arrivato. Non ho avuto occasione di mangiare ancora nulla. Va tutto bene. Io ho già quasi finito di mangiare. Tu brutto egoista piccolo. Sì, c'è Clockmaru adesso. Ed ovviamente l'argomento principale riguarda il nostro piano di cattura di Nagito, che dovremmo svolgere oggi. Minimaru spitta verità. Veramente. Davvero? Lo farai? Ovviamente. Ho speso tutta la notte per creare questo piano. Questo significa che non ho dormito per 2 giorni buoni. Beh, non pensi che il mio sforzo dovrebbe contare qualcosa? Abbiamo capito. Sbrigati e dici il tuo piano. Muoviti. Beh, in realtà ho creato un paio di piani, ma alla fine ho pensato che quello diretto sarebbe stato il migliore. Uno di noi dovrebbe trattenere Nagito nella lobby e dirgli che dobbiamo parlargli proprio qui. E poi, nel miglior momento possibile, 2 membri forzuti dovranno catturare Nagito. Piano per la cattura di Nagito, mi piace. Ok. Sona non te la darò mai, anche se smetti di dormire per sempre. Povero Kazuichi. Per cui questo è il piano. Cosa ne pensate? È facile da capire, per cui ci sto. Comunque ci sono rimaste delle banane. Per cui ora vi darò ognuno il ruolo che serve. Rieccomi, cosa vogliono fare a Nagito? Vogliono catturarlo. Perché vuole pianificare un omicidio. Dato che il mio piano, prenderò il ruolo di comandante. Non lascerò che nessuno possa dare obiezione adesso.
Ma il comandante sembrerebbe essere davvero divertente. Ehi, non ho appena detto che non voglio che ci siano obiezioni a riguardo? Prossimo ruolo che presenterò saranno i membri della Task Force. I due grandi ruoli saranno a voi due, Fuyuhiko e Akane. Sì, certo. Non ho altra scelta. Akane cervello di qua l'ha capito un piano. Un miracolo, veramente. E la persona il cui centro sarà quello di trattenere Nagito. Beh, darò quel ruolo a Chiaki Nanami. Mm? No. Che cosa hai detto? Voglio dire, non che io abbia mai detto sì a questo piano. Andrà tutto bene, voglio dire. Mica sarai tu quello a legarlo. Saremo noi a farlo. Cioè, lo tratterrei e basta. Per di più, non c'è alcun modo che possa chiedere alla signorina Sonia di fare un ruolo così pericoloso, lo sai? Torno tra un sec. Va bene, va bene. Hajime se ne sta fermo, vero? Per cui... ti sto pregando. Che modo rude per chiedere aiuto. Se Mahiro fosse qui ti avrebbe sicuramente preso a schiaffi. Voglio dire... l'hai detto poco fa. Certamente non possiamo accettare l'omicidio. Non è così? Mi serve il vostro aiuto per fermare un altro omicidio. E non ho detto che vi sto pregando? Ma perché stai gridando contro di lei all'improvviso? D'accordo. Lo farai? D'accordo, allora questa line-up è perfetta. Line-up, non so parlare. Ehi, Sonia ed io non abbiamo ricevuto ruoli. Che cosa dovremmo fare? Sonia ha il ruolo della principessa. Non ha alcun senso. E tu sei... sul Chor... Chor cosa dovrebbe voler dire? Non lo so. Giornata nazionale del gridare contro Chiaki, a quanto pare. Lavoretto. Tu farai il lavoretto. Voglio che prendi dalle provviste la corda e leghi Nagito. Negato. Cosa? Perché? Se Hajime non ha comunque nulla da fare, allora dovrebbe accompagnarmi. No, come ho detto, beh, dovrebbe prendere la corda. Questa non è una richiesta, è un ordine. È un ordine, ti dico. C'è un qualcosa che deve essere fatto. Noki, il ragazzo meccanico, parla come qualcuno che ha un coltello puntato alle spalle. Sa che se va a dormire troverà Nagito sotto al suo letto. Veramente. Skill Kazuichi. D'accordo. Se Hajime e la signorina Sonia saranno liberi, andrà bene. Perfetto, ripetilo. Se Hajime e la signorina Sonia sono liberi, andrà bene. Per questa obiezione così forzata, dove dobbiamo andare, Sonia? Te lo dirò a tempo debito. Beh, verremmo scoperti se parlerò troppo forte. Andrai da sola con Hajime in un posto segreto. Per ora eseguiremo il piano stanotte. Voi tutti siete sicuri di preparare corpi e menti? Il nostro comandante starà bene? La sua energia sembrerebbe essere scesa davvero drasticamente. Disperdiamoci per ora. Ora, per favore, vieni all'hotel, alla lobby dell'hotel in 30 minuti. Sì, d'accordo. Si fa i viaggi, veramente.
Dopo che il meeting è appena finito, ho finito di mangiare la mia colazione. Poi sono tornato al mio cottage ed era già quasi l'ora di incontrare Sonia. Vediamo cosa ha da dirci Sonia. Sì. Vediamo cosa ha da dirci Sonia. Strano. A sto giro mi porta di qua. Ok, eccoci. Andiamo all'hotel. Qua c'è cane. Intanto non parliamo adesso con loro. Qua ci sono Kazuichi e c'è anche Monomi. That's a first. È la prima volta che vedo Monomi. Ah sì, tra l'altro che adesso c'è Stream Elements che sta dicendo del canale di YouTube. Volevo dirvi che sta settimana sto mettendosi i VOD di Danganronpa su YouTube, però c'è stato un problema con il VOD numero 9 e praticamente ho cancellato i sottotitoli per sbaglio, per cui sarà l'unico, probabilmente, se non lo faccio di nuovo per sbaglio, VOD senza sottotitoli, quello è il numero 9. Che è del capitolo 3 se non sbaglio. Per cui perdonatemi, ma ogni tanto succede questi errori. Invece ieri è stato ricaricato il class trial del capitolo 2. Ecco qua Sonia. Hajime, sei in ritardo. Oh? In realtà sono giusto in tempo. Sarei dovuto arrivare un pochettino più in anticipo. Un pochettino in anticipo. Nel mio paese sei severamente punito se non arrivi 13 minuti prima dopo un incontro. Beh, per un ordine del genere 13 minuti è una regola piuttosto arbitraria. Oh, capisco. È uno shock culturale. Allora immagino che non si possa far nulla. Nel tuo paese di pazzi, veramente. Per cui, dove stai pianificando di andare? Devo giusto venire con te, giusto? Ovviamente. C'è un posto che pertiene a questa scoperta che ho fatto ieri. Il piano di sviluppo di Jabberwock Island. Intendi che hai scoperto qualcosa a riguardo? Come dovrei metterla? Dopo aver letto questo documento ancora e ancora, ho realizzato all'improvviso che la Future Foundation stava pianificando di ricostruire alcune cose su quest'isola, utilizzandola come quartier generale. Stai parlando cioè dell'edificio amministrativo sull'isola centrale, giusto? Ma non siamo riusciti a trovare quell'edificio da nessuna parte. Forse si trattava di un'isola diversa? Oppure cosa sarebbe successo se i loro piani all'improvviso sono cambiati e avessero utilizzato un nuovo edificio? Un nuovo edificio? Non c'era alcun edificio su quest'isola con su scritto il simbolo della Future Foundation. Eh sì, sulla seconda isola, se ricordate. Se mi ricordo, c'era un'antica rovina sulla seconda isola con quel simbolo sulla porta. Sì, hai ragione. La parola giapponese per futuro, Mirai, era su scritta lì. In quel caso, quella rovina potrebbe essere connessa alla Future Foundation, giusto? Le discrepanze in quel documento sono strane, ma non c'è alcun dubbio che quella rovina sia alquanto sospetta. Ha ragione. Mi ero completamente dimenticato riguardo all'essere bloccati all'interno della Fan House, però la possibilità che quell'antica rovina sia connessa alla Future Foundation è incredibilmente alta. Sapevo che c'era qualcosa di strano riguardo quel posto. Sonia, dopo aver sentito tutto questo, voglio andarci il prima possibile. Verrò sicuramente con te. Bene, allora forse non sarò competente, ma per favore sii paziente con me.
Ok, ci andiamo adesso? Ok. All'antica rovina sulla seconda isola con la parola ammiraglio futuro. Che c'era scritto su quella porta. Ah no, ok, dice le stesse cose. Quindi mi sa che dobbiamo andare lì. Adesso. Wow. Le cose stanno progredendo abbastanza velocemente, a quanto pare. Andiamo. Tanto c'è la mappa, quindi non serve che ci facciamo tutta la strada. Cioè, guardate che massacro, ragazzi. Porca miseria. Un massacro c'è stato. Cioè, siamo veramente 4 cristiani. 4 gatti. Seconda isola. Antica rovina. Ok. Ma se quel tempio fosse proprio la scuola di Danganronpa? Oddio. Effettivamente ricorda un po' la Offspeak Academy. Per cui potrebbe essere, sì, hai tirato fuori un qualcosa di interessante. Probabilmente lo scopriremo in questo o nel prossimo capitolo comunque. Per cui aspettiamo e vediamo. 4 pirla e il resto pazzi. Veramente. Non importa quante volte vedo questo posto. Certamente mi dà i brividi. E comunque non dovremmo fermarci con questo. Dopotutto stiamo qui cercando degli indizi. The Willis, lol. Willis non era brividi, se non sbaglio. O mi ricordo male. Esatto, non c'è alcun dubbio, dobbiamo trovare qualcosa qui. D'accordo, iniziamo. Allora. Iniziamo da... No, non volevo parlare con Sonia. Non c'è alcun dubbio che la parola giapponese per dire futuro sia scritta su quella porta. Ma questo edificio, ora che lo guardo meglio, non ti sembra ricordare la Offspeak Academy? Perché è così? Eh sì, anche secondo me. Allora, abbiamo la mitragliatrice. Se questa dovesse essere una vera mitragliatrice, questo edificio è così importante, dato che richiede così tanta sicurezza. E comunque ho notato che Danganronpa finisce con Hajime che dice futuro. Nell'1 non c'era Hajime, che ricordi, Ciel. Ne sei sicuro? Forse volevi dire Makoto? I cristalli liquidi che si trovano qui vicino a questa porta... Ah, i nomi non li ricordo. Probabilmente è così. Questo probabilmente è la chiave. Questa porta probabilmente si aprirà se metteremo i numeri corretti. Ne abbiamo già discusso prima d'ora, ma sarebbe pericoloso provare a cliccarli a caso. Ah sì sì, Makoto. Ah ok, interessante allora. Se facciamo uno sbaglio, è possibile che verremo colpiti da quella pistola? Cioè da quella mitragliatrice? Perché leggo gun mi viene da pensare pistola, ma è mitragliatrice. Non riesco a pensare a nessun'altra ragione per quella pistola. Finché ci sarà la possibilità... Beh, sarà davvero brutto se dovessimo agire cioè in modo reckless. In modo non cauto. Non mi viene il contrario di cauto adesso in italiano, scusatemi. Si apre il volto e Makoto finisce con la frase futuro. Profetico, direi. Beh, è vero. Heavy Machine Gun. Sì, che fra l'altro l'avevo ricaricato, poi non so se l'hai visto, che tu se non sbaglio te l'hai riperso, sia lì il finale dell'1, dato che era crashato sul trial
del capitolo 6. È vero, coraggio e cautezza sono completamente diversi. Cioè non cautezza, essere spericolati e essere completamente diversi. Ah, l'hai recuperato da... Ok, da Ronny. Ci sta, ci sta. Se venissimo colpiti da una pistola come... Cioè, ancora, da una mitragliatrice come quella... Beh, ci sarebbero più buchi su di te che nella tana di Beatrice? Intendi dire nel nido di un'ape? Cauticità. Cauticità, mio Dio. Non so parlare oggi. Nel mio paese utilizziamo l'espressione nido di Beatrice. Comunque, proprio ora non dovremmo provare in modo così spericolato. In ordine per aprire questa porta dobbiamo prima trovare la password. Oppure distruggere la porta in qualche modo con una sorta di forza esplosiva. Un gun e arma in generale. Ah ok, però questa davanti è proprio una mitragliatrice mi sembra, per cui mi sembra futile dire altro. No, è impossibile. Quella porta è incredibilmente dura. Definitivamente sarà meglio se inseriamo la password. D'accordo. La prossima cosa che dobbiamo scoprire è qual è la password. Sarebbe un'ottima cosa se siamo venuti qui e riuscissimo a scoprirla. Hai ragione. Mi è venuto il singhiozzo, bevo un po' d'acqua. Mio Dio, che fastidio. Ma il problema è, dove dovremmo ottenere questa password? Quando siamo venuti qui, anche Monokuma e Monomi hanno detto che non conoscono la password. Se davvero non la sanno, come dovremmo scoprirla? Come al solito, è un mistero. Ah. Un programma di Enrico Ruggeri. Dopo aver finito la nostra indagine sull'antica rovina, Sonia ha deciso di tornare... Sonia ed io abbiamo deciso di tornare ai nostri cottage per adesso. Magari vicino c'è un sasso finito con una chiave di riserva. Boh, chissà. Siamo ancora nel bel mezzo del giorno. Sembrerebbe che abbia un po' di tempo libero. Ora, che cosa dovrei fare? Free time. Allora, ragazzi, io mi sono un attimo andato a cercare i free time che possiamo fare in questo capitolo. E a quanto pare ne possiamo fare solo 2 con personaggi. Li spenderò entrambi con Chiaki nonostante non abbia alcun... non otterrò l'abilità nei trial con Chiaki perché a quanto pare non ce l'abbiamo 4 ma ce l'abbiamo 3 per adesso, lei. Anzi no, prima devo andare però alla spiaggia e rollare i coin. Effettivamente. Andiamo alla spiaggia. Tra l'altro ho perso un po' di frame, spero che la live non sia crashata. Eccoci qua. Voilà. Tempo di rollare un po' di coins, che ne abbiamo quasi 300. Ne abbiamo quasi 300, ragazzi. Non li usiamo da... praticamente dal trial di Mikan, perché... poi siamo stati chiusi nella fan house, non ci ho pensato. Dato che tanto ce ne servono 2, io direi possiamo fare anche un così. 60. Lucky. Una rana. Lucky. Chiari da sole. Lucky. Drink. Lucky. Cos'è? Sale. Facciamo un 40. Almeno ci sbrighiamo prima. Ok, Lucky. Una chitarra, questa sarebbe piaciuta di Buki. Un quadro. Un orologio, credo. Facciamo 50.
Ne abbiamo davvero tanti, per cui... Così va bene, un braccialetto. Una collana. Un'altra chitarra. Non so cosa sia, forse una katana? Un'arma? Aspettiamo così. Sorry, mi erano entrati instant. Quanti oggetti che stiamo ricevendo, mio Dio. Non ne ho mai visti così tanti. Ok, facciamo così. Abbiamo quasi finito. Li spendiamo tutti, quelli che possiamo. Ok. Mio Dio, che razza di oggetti che stiamo trovando. Alcuni sono tremendi. Ok, voilà. Questo. Abbiamo finito. Skippiamo. Se riusciamo. Ok. Mio Dio. Cioè abbiamo fatto praticamente malloppo. Abbiamo speso quasi 300 monocoin, ragazzi. Mio Dio. Allora, andiamo a cercare la cara Chiaki sulla mappa. Io non mi ricordo cosa piace a Chiaki, sinceramente. Per cui, boh. Speriamo di riuscire ad azzeccare. Vediamo se me lo ricordo. Parliamo con Chiaki. Sonia non va bene, ma io sì? Che cosa dovrebbe significare? Che cosa dovrei fare? Dovrei uscire con Chiaki? Sì, dai. Sì, va bene. Stavo per giocare un paio di giochi prima di eseguire il piano. Vuoi giocare con me? Secondo me le piacciono i videogiochi, palese. Sembrerebbe che io e Chiaki siamo diventati un po' più amici. Diamole un regalino. Che cosa le diamo? Vediamo se ho videogiochi. Kiss Not. Ok. Forse delle cuffie potrebbero piacerle, non lo so. Ok. Toy camera. Mesopotamia. Perché si chiama Mesopotamia? Vabbè. Una ba... Ok. Ok. All time radio. Another battle. Mi sa che cerco online. Se no. Sì, mi sa che mi conviene cercare online, che così faccio prima. Perché almeno vado direttamente al numero di cosa le piace e non stiamo 6 anni. Ok. Free time. Events. Chiaki. Non so scrivere. Nanami. Ok. Trovato. Primo risultato. Allora. 41, 62, 64, 86, 102, 103. Siamo vicini al 86. No, non ce l'abbiamo l'86. Vabbè. Vediamo intanto 102, 103. Ah, le piace questa, diamogliela. Come facevi a sapere che volevo ciò? Non lo so. Sono totalmente sorpresa. Non mi sarei mai aspettata che tu avessi una abilità così incredibilmente segreta. Grazie. Mi rendi veramente felice. Boh. E poi si addormenta. Nice. Ogni singola volta non riesco a credere come si addormenti in così poco tempo. Samurai Head. La statua della libertà. Ah no, aspetta, è Chiaki che sta parlando. Non so perché pensavo fosse Hajime. Samurai Head. La statua della libertà. Ah, non sparare il tuo raggio qui. Questo è veramente brutto. Una nazione degli zombie mangia gli umani.
Che stia sognando riguardo un gioco? Non ho idea di che tipo di gioco sia, però. Ah, scusa. Mi sono addormentata di nuovo. Stavi giocando ad un videogioco nel tuo sogno? Sì. È stato divertente perché era uno shooting game. Capisco. Quindi sei in quel genere di giochi? Sì, sono piuttosto inclusiva. Io gioco di tutto, da Space Invaders al più ultimo degli military shooters. Questa si sniffa il cemento. Vabbè, ti ricordo che si è mangiata la colla, Chucky. Ah, e anche i giochi di simulazione. Proprio ora sto giocando per lo più giochi strategici in tempo reale, ma mi piacciono anche quelli a turni. Per cui dove vogliamo andare oggi? Allora, Kien, io continuo lo storyboard, rimango in lurk fino al prossimo draw lore. Allora, lore drop. Va bene, va bene. Ho detto drop lore, ma ok, è la stessa cosa. Per cui dove vorresti andare oggi? Non ti preoccupare, anzi, grazie per il lurk, Seal. Che ne dici di andare al ranch per oggi? Non mi stupisce che si sia mangiata la colla. Però poi l'ha sputata e ha detto, che schifo. Se ricordi quando c'era la porta del caso 3 tutta bloccata. Non mi piacciono così tanto gli animali. Davvero? Sono caldi quando li tocchi, lo sai? Ma sono un po' spaventosi. È davvero difficile indovinare che cosa faranno poi come prossima cosa. Sono meglio ai giochi dove bisogna calcolare, dove il successo e il fallimento viene deciso in base a semplicemente valori numerici. Ma è difficile per me giocare giochi che hanno da gestire delle relazioni e indovinare che cosa prova un personaggio. Capisco. Forse sta portando qualcosa che ha a che fare con lei. Non voglio fare cose che odia Chiaki, ma... Beh, si sentirebbe solo, cioè, sarei solo a lasciarla qui così. Che ne diresti se guardassimo se no gli animali da lontano? Quelli al ranch sono molto tranquilli. Anche toccarli sembrerebbero tranquilli per l'appunto. Ok. Se mi segnerò un po' di cose, probabilmente sarà ok. Davvero sta contando su di me? Beh, mi rende felice ciò. Ok, vediamo. Jack ed io siamo andati verso il ranch. Eccoci qua. È una mucca? Mi chiedo come... Cioè, se danzi come quella in Dancing Eyes. Quello potrebbe essere un po' difficile. Forse potrei provare a toccarla un minimo. Già che ha camminato verso una mucca e l'ha cautamente accarezzata sulla schiena. Alla mucca sembrerebbe non dispiacerle, per cui ha continuato a mangiare l'erba tranquillamente. Mucca che ricordiamo Nekomaru aveva seccato a suon di cazzotti nel capitolo 1 per farla cucinare da Teruteru. È spawnata anche di nuovo, non solo con Gundam ma anche con Chiaki. È davvero calda. Beh, perché è viva. Capisco. Beh, hai ragione. Al contrario degli umani, gli animali... Beh, non sembrerebbe che gli dispiace essere toccati. Ciò rende un po' più facile per me. Se tocchi una persona, beh, qualcosa nasce come un'interazione, repulsione, anticipazione, qualunque cosa sia. Beh, sono nervosa per roba del genere, il che mi fa pensare che sia meglio non fare robe non necessarie.
Beh, penso sia meglio rimanere in lontananza finché si può. Ah, bentornato, Franci. I sentimenti di Chicago sembrerebbero un po' strani, però capisco da dove provengono. Beh, va bene. Ah, lo sai, se mangiamo il latte da questa mucca probabilmente sarà fresco e delizioso. Mangiare il latte da questa mucca? Lo sai che il latte viene dalle mucche, giusto? Che cosa intendi viene? Il latte è latte, giusto? Lo sai se muovi una delle parti inferiori della mucca, il latte esce. Gundam non c'è, quindi è strano che glielo stia spiegando Hajime. Probabilmente Gundam avrebbe reso un po' tutto più teatrale e ciunibiesco le sue spiegazioni con maledetto, tu non sai cosa significa questo? E poi andrai all'inferno. Or Divas of Destruction. Andate. E i cricetini che fanno le loro mosse per mungere il latte. Dobbiamo fare... Ho bisogno di una mucca per avere quanto latte di cui hai bisogno. Di quanto ne abbia bisogno? Ma se provi ad aprire una bottiglia di latte, una mucca dovrebbe uscire fuori, giusto? E poi danzerebbe, giusto? Lo sapevo. Sicuramente Dancing Ice. Seriamente, che razza di gioco sta parlando? Gli ho spiegato come funziona in ogni dettaglio. Perché ci sono così tante cose che non sa? Come al solito, Chiaki è piena di misteri. Vabbè. Un po' strano. Non me lo ricordavo sto free time event, sincero. Chiaki ha iniziato a sentirsi stanca dopo aver giocato così tanto, per cui dopo averla mandata a riposare sono tornato nella mia stanza. Ok. Sembrerebbe che abbia un po' di tempo libero. Che cosa dovrei fare adesso? Ma c'è qualcuno che non si è disagiato in quest'isola? Non lo so, Lampada. Bisogna vedere. Sono tutti un po' simpatici. Chi più, chi meno, diciamo. Hanno, diciamo, delle personalità tutte uniche. Allora, vediamo dove sta Chiaki adesso. Così continuiamo con lei. Ah, è nella lobby dell'hotel di nuovo. Ok. Eccola qui. Purtroppo non riusciamo a portarla al massimo di amicizia, ma vabbè. Anche perché in questo capitolo ci sono solamente 2 free time event, a differenza degli altri in cui ce n'erano 4/5. L'avrei finita nel capitolo 4, ma era l'unico capitolo in cui non potevi fare i free time event con lei. L'avessi saputo, probabilmente l'avrei fatto uno con lei nel capitolo 3 e Gundam l'avrei fatto nel capitolo 4, ma vabbè, ormai è andata così. C'è chi è stanca per aver giocato così tanto, meglio portarlo a casa, che è un cane che è portato a spasso. Probabilmente si è addormentata nel bel mezzo della conversazione. Come dovrei trattenere Nagito? Beh, comportarmi in maniera sexy non funzionerà, va bene Chiaki. Che cosa dovrei fare? Dovrei uscire con Chiaki? Va bene. E cosa pensi che io debba fare? Comportarsi in maniera sexy sicuramente non funzionerà. Beh, Nagito fa un po' il cazzo che gli pare. Ok, ma oggi abbiamo speso tempo a Chiaki a pensare modi su come trattenere Nagito. Va bene, mi fa riderissimo la tematica di come... beh, no, dai, sai, dobbiamo intrattenere Nagito. Hai qualche consiglio da darmi? Non so. Parlagli di speranza, magari sicuramente funzionerà. Digli la speranza è meglio della disperazione, o il contrario, sicuramente lo farai triggerare e rimarrà e ti farà 2 ore di spiegazione riguardo tutta la materia. Ma ok, cioè, penso sia abbastanza semplice in realtà. Se lo...
Basta ingripparlo con quello. Ok, diamole un regalo. Io ho paura di quello che può fare Nagito. Sinceramente è un pupazzo pure lui. 41 non ce l'ho. 62 non ce l'ho. 64 non ce l'ho. Allora proviamo con 65. Slap bracelet. Diamole questo. Mi stai dando questo? Grazie, mi prenderò cura e lo utilizzerò. Ehi, ehi, dove vuoi andare oggi? Questa è la prima volta che vedo Chiaki così interessata. E non sta nemmeno dormendo. Forse dovrei un po' guardare su ciò. Vediamo. Perché non controlliamo lo storage room della vecchia... del vecchio edificio? Forse potremmo trovare qualcosa di interessante. Tipo Sokoban. Potrebbe essere un gioco interessante, divertente da giocare. È un vecchio puzzle game dove devi spostare le scatole in un magazzino e assegnarle ai giusti posti. Oh, capisco. Allora vinciamo contro Monomi, così non possiamo andare all'interno dello storage room. Ok. Chiaki ci ha messo tutta se stessa dopo aver vinto contro Monomi. Siamo riusciti ad entrare nello storage room. Yeah, che bello. Non c'è molto che possiamo prendere da qui. Non dirmi che eri seria riguardo al giocare a Sokoban nello storage room. Beh, non mi immagino che fosse così eccitato dal venire qua. Ehi Hajime, tu sei bravo nei puzzle game? No, non sono così bravo a usare il mio cervello. Davvero? Forse solo non ti piacciono perché non ne hai giocati così tanti? Lo sai? Per teorizzare l'ordine in cui vedere le cose, devi gestire calmamente quello che è importante. Penso che se sarai buono... Penso che sarai diventato bravo nei puzzle game una volta che sarai riuscito a farlo. Davvero mi vedi così? Beh, mi imbarazzo un po'. Per esempio, il cubo di Rubik e i puzzle di Jigsaw sono puzzle game. Oh, già, mi ricordo aver messo insieme un paio di puzzle di Jigsaw quando ero piccolo. Sì, sì. Ti ricordi che c'era un trucco? Ah no, sai già qual è il trucco, giusto? Il trucco dei puzzle di Jigsaw? Oddio, innanzitutto devo ricordarmi che cos'è il puzzle di Jigsaw, perché l'ho già sentito ma non mi ricordo cos'è. Devo cercare un secondo. Tanto questo è l'ultimo free time event del gioco, ragazzi. Dato che nel 6 non ce ne stanno. Jigsaw puzzles. O se no andiamo direttamente alla risposta. Che è il 4. No, questo. Non è questo. Outer Pieces. Ok, è la seconda. Chiaki non è morta, godo. E non è ancora avvenuto nessun omicidio, stiamo ancora facendo la parte tranquilla del capitolo, considero. Puoi assemblarli dai pezzi all'infuori, giusto? Esatto. Prima quando separi i pezzi dagli edges sono i... Ma perché non mi vengono i cazzo di termini? Vabbè, dai, dagli spigoli, sarà. Dopo quando separi gli avanzi dai colori, il che rende tutto insieme, mettendolo tutto insieme è molto più facile. Ma Nagito? Nagito si sta facendo i cazzi propri nel frattempo, che tutti quanti stanno facendo il piano per catturarlo la sera. Capisco, ora mi sento come se potrei metterne insieme uno dopo un tanto tempo.
Ciò mi ricorda che mio padre aveva programmato un paio di puzzle games. Tuo padre fa il programmatore? Sì, apparentemente era piuttosto manly, virile, credo sia, quando era concentrato di fronte al suo computer portatile. Ma ho sentito che non riusciva nemmeno a risolvere un puzzle di quelli che aveva fatto, e ciò lo rendeva davvero depresso. Ma dato che lui odia perdere, beh, si è diretto verso un programma separato. Ha fatto un programma con roba di un attacco dalla forza bruta. Bruta cosa? È un modo per dire che ha trovato una risposta forzata. Nessun problema però. È normale per te non saperlo. Davvero non capisco, ma sembrerebbe che Chiaki sappia qualcosa di programmazione. Ma più importantemente, perché mai ha detto che suo padre suona in quel modo? Potrebbe voler dire che forse non lo vede così? Comunque forse dovremmo tornare indietro. Ah sì, hai ragione. Che è successo? Ah? Ho aperto le mie braccia e ho preso Chiaki che è caduta in mezzo ad esse. Stai bene? Davvero imbarazzante. Non ero mai inceppata prima d'ora nella mia vita. Dopo aver detto ciò, si è allontanata dal mio petto. Beh, il suo cuore suonava davvero forte. Ovviamente è il mio cuore. Mi hai sorpreso. Sei piuttosto duro, Hajime. Ecco. A differenza mia, le tue braccia e il tuo petto sono scolpiti. Sei definitivamente un ragazzo. Oddio, ma Nekomaru anche ci aveva detto che avevamo un fisico abbastanza scolpito, effettivamente. Che però se ce fossimo allenati... Intende di muscoli, Franci. Oh, questo è quello che intendi. Beh, sì, è ovvio. Beh, comunque sono contenta che tu sia riuscito a prendermi. Beh, questo vuol dire che starò bene in caso di emergenza. Dai, Chiaki, lingua in bocca ora. Ok, torno in Va bene, sì. All'improvviso ho davvero sonno. Starò bene, puoi portarmi. Ehi, non addormentarti! Ok. Purtroppo non riusciremo a fare l'ultimo free time event con Chiaki, dato che, come vi ho detto, in questo capitolo ci sono solamente 2 free time event. Però se volete online si può tranquillamente trovare l'ultimo, se vi interessa leggerlo. Disperatamente ho provato a tenere Chiaki lontana dal addormentarsi, me ne l'ho riportata nella sua stanza. Adesso succede roba. Abbiamo finito i free time event, ragazzi. Sembrerebbe che stia iniziando a diventare buio. Il campanello? Che ci sia qualcuno qui? E beh. Istintivamente il mio corpo si sentiva teso. Sapevo che la possibilità fosse qualcuno come Sonic Kazuichi era alta, però comunque sono nervoso. Non c'è nulla che possa fare. Per cui, per quanto è arrivato... Cioè, per quello che può succedere da quando siamo arrivati su quest'isola. Beh, per cui ho smesso di esitare e ho aperto lentamente la porta del mio cottage. Vediamo chi è. Ciao, Hajime. Nagito? Perché? Perché lui è qui? Non ve l'aspettavate questa.
Colpo di scena. È arrivato il Mr. Nagito Komaeda. Eccolo. Che cosa ci fai qui? Stranamente fai delle domande molto strane. Voglio dire, voi ragazzi avete un qualche affare con me, giusto? Oh? Chiaki mi ha invitato nella lobby. Ha detto che aveva qualcosa di cui voleva parlarmi. Tutti quanti l'hanno forzato a fare ciò, giusto? Dai, Nagito, vieni a letto. Prendi un tubo di piombo. Così poi al trial finisce Hajime giustiziato. Torno tra un secondo. Va bene, Franci. Ha già scoperto del nostro piano? Sembrerebbe che io abbia fatto centro, eh? Ma è un ottimo tempismo. Anch'io ho del business con te, con voi. Lo hai? Se tutti quanti sono alla lobby, ciò mi salva un po' di tempo. E se vuoi venire alla lobby anche tu, beh, anche se non sei direttamente coinvolto col piano, non ho mai detto di ucciderlo. Ah, ok, va bene. Gli vuoi solo fare male. Anche se lo sai, proprio come pensavo. Sei stato tagliato fuori, eh? Beh, è comprensibile. Dato che sei l'unico che non è un ultimate. Praticamente sei stato tagliato fuori fin dall'inizio. Sto solo scherzando, non c'è bisogno di fare una faccia così spaventosa. I tuoi scherzi non sono divertenti. Non dovresti prendermi così seriamente. Oh, beh. Comunque, sbrighiamoci a tornare alla lobby. Non conosco i dettagli del vostro piano, per cui li scoprirò andando avanti. Mi chiedo che cosa voi ragazzi vogliate fare con me. Quando siamo arrivati per la prima volta su quest'isola, eravamo amici che stavano esplorando questo posto insieme. Per cui andiamo. D'accordo, andiamo. Sì. Non so che cosa stia pensando, ma finché lo cattureremo avremo un vantaggio. Andiamo all'hotel. E dall'altro lato. Perché continuamente sto sbagliando il lato di oggi, non lo so. Vediamo se riusciamo ad arrivare al 50 prima di arrivare all'hotel. Dall'altro. La facciamo? La facciamo? No, 49, vabbè. Ci manca poco però. Se Chiaki ha chiamato Nagito, allora il piano ha già iniziato. Quindi i Kakane dovrebbero aspettare all'interno per Nagito. Che succede, Hajime? Perché sei così nervoso? Non sono nervoso. Sei davvero un pessimo attore. Oh, beh. Se ciò ti permetterà di calmarti, vorrà dire che entrerò prima io. Come ho esitato ad entrare di fronte alla porta, Nagito ha camminato davanti a me ed è entrato nell'hotel della lobby. Cioè, nella lobby dell'hotel. Nell'hotel della lobby, vabbè. E questo è ciò che è successo. Vediamo. Che bello Nagito, anche intelligente. Però si è fatto fregare a quanto pare. Per la seconda volta, tra l'altro. Ah, è vero, non sta facendo resistenza.
Non si è fatto fregare K, una passione per il bondage. Beh, l'ha confermato lui che non si sta dimenando. 君たちには本当にがっかりさせられるよ。いつまでこんなにみっちいことをしてるんだか。 C'è una linea sottile che divide intelligenza e pazzia. もっとさ、対局を見なよ。 Effettivamente. あ？何言ってんだ？わからないんだったらいいよ。わからないまま終わればいいよ。 Ok. さあ、始めようか。ジャバウォック島の終わりの始まりだよ。 In che senso? La fine di Jabberwock Island? Ed è così che è successo. Quando è successo? Fuori dal mio occhio ho visto una luce brillante. L'aria ha tremato. Un'esplosione di oscurità mi ha sovrastato e non ero in grado di vedere nulla. Probabilmente ho perso conoscenza. Poco dopo l'impatto, beh, ho aperto i miei occhi lentamente. Che cavolo sta succedendo? Quelle erano le parole che mi erano rimaste nella mia bocca, ma all'improvviso sono svanite prima che raggiungessero le mie orecchie. Ed erano state soffocate dal suono di una risata terrificante. Ho guardato e ho visto la fonte di quella risata. Eccolo qua. Scusatemi. F per Kazuichi che si è preso in pieno l'esplosione. Anzi, vi faccio riascoltare l'intera risata. Se riesco. Ah no, non c'è il... Peccato. Perché era maniacale. Grande Nagito. Vabbè, lui distrugge tutto. Nagito felice come a Capodanno, veramente. Mm. そんな究極の自己正当化ゲームはこれでおしまいだ。僕はそのためにこのジャバウォック諸島を消滅させる。 Mio Dio. 消滅させるって。 Vuole distruggere Jabberwock Island. 今のはただのデモンストレーションだよ。だから終わりの始まりなんだ。Si è capito che Nagito è uno dei miei personaggi preferiti. Mi piacciono gli psicopatici franci, praticamente. Tipico Capodanno a Napoli. Non è una vera? Bomba? Cioè non è una vera, è tipo ne ho messe un bel po'. Demonstration da io. Mhm. Ok. フィナーレで役者が舞台を去るのは当然でしょ。マジかよ、こいつ。Nagiton, ma hai preparato il canotto? Non credo. お前田さん、やめてください。ああ、ただおかしくなっちまったのか。いや、違う。それおかしいのは僕じゃない。本当におかしいな。 Chi è? Oh, cavolo, cavolo. Questo tizio. Sono totalmente scioccato. Seriamente?
davvero scioccato. Tutto quello che posso dire è... Si tratta riguardo a questa svolta degli eventi? Parole di un pazzo, veramente. Le bombe che ho messo sono ormai andate. Sono settate per esplodere tra 2 giorni. A mezzogiorno. Ho preparato così tante bombe potenti che esploderanno una dopo l'altra e non si possono nemmeno comparare. Secondo i miei calcoli sono abbastanza potenti per far saltare un'intera isola. Il che significa che fra 2 giorni a mezzogiorno questa isola sarà destinata ad affondare nell'oceano. Sei serio, Nagito? Amo, sto scioccato. Oh mio Dio. Mio Dio. Pensi veramente che andrei così fino in fondo per uno scherzo? Dove le hai messe? Non posso dirtelo. Beh, sarebbe semplice lasciarti andare di tua spontanea volontà. Ma non sarebbe giusto se ve lo dicessi. Per cui cosa ne pensate di questo? Se il traditore si farà avanti e rivelerà la sua identità, allora io vi dirò dove ho nascosto le bombe. Ah? Ma che cosa diavolo sta succedendo? Nagito è tipo Byakuya, non può morire. State tutti bene, ragazzi? Forza, forza! Non mettetevi in mezzo. Nagito è quello che sta cercando il traditore. Nagito, che cosa stai pianificando di fare? Devo davvero dirvelo. Non si può fare. Voglio dire, il traditore non dovrebbe rivelare la sua identità di sua spontanea volontà. Che cosa dovrebbe significare? Dovrei davvero dirtelo? Voi ragazzi? Beh, state facendo davvero faville. Mi sto riscaldando davvero tanto. Beh, Byakuya è morto, effettivamente. Non rimaniamo fermi qui. Perché non lo fermiamo? Fermarlo? Perché mai dovrei fermarlo? Le regole, ricordi? Lo stesso Blackhand può uccidere al massimo di 2 persone. Se salterà in aria l'intera isola, ucciderà ben più di 2 persone. Capisco. Beh, hai un'ottima memoria. Come detto, se uno studente dovesse rompere quella regola, beh, dovrei punirlo severamente. Ma solo quando qualcuno dovrebbe rompere quella regola, giusto? Non puoi punire qualcuno che non ha rotto una regola prima di averla rotta, giusto? Esatto. Dire di rompere le regole non è contro le regole. Dire che romperai le regole non è contro le regole. Ok, scusatemi. Giusto, me l'ero scordato. Don't worry. Per cui per ora non c'è alcun modo che io possa punirlo perciò. Ma che diavolo! Le punizioni avvengono subito dopo, non prima. Questa è la regola della società, giusto? Ma anche così non c'è alcun bisogno di preoccuparsi in primo luogo. Finché il traditore si farà avanti, tutto potrà essere risolto pacificamente. Tutto finirà. Sono sicuro che tutto quanto funzionerà alla fine. Dopo tutto il tempo che abbiamo speso insieme, io credo in voi, ragazzi. E più di ogni altra cosa, io credo nella mia Ultimate for Luck. Per cui andrà tutto bene. Dopo aver detto ciò, Nagito è andato via. Se n'è camminato al di fuori della hall.
non siamo riusciti a fermarlo. Io ho sentito paura nei confronti di Nagito. La pazzia venuta fuori dal suo corpo ormai attraversava le mie ossa. Non mi sarei mai aspettato che sarebbe andato così in là. Nagito è davvero... Oddio, reliable. Una persona su cui si può contare. Non ho dovuto fare niente perché a lui smosso le cose. Quel bastardo. Non lo perdonerò mai. Dannazione. È fottutamente serio riguardo quelle bombe. Finché il traditore si farà avanti, ha detto che le bombe staranno bene, giusto? E quello è il suo obiettivo? Allora vi prego ragazzi, non importa chi lo è, che qualcuno si faccia avanti. Ehi, vi sto pregando. Che bravo, fa bene. Non importa per quanto ancora avessimo aspettato, nessuno è venuto fuori. Quello che Nagito ha detto ieri: farò uscire fuori il traditore, anche se dovesse costarmi la vita. Finalmente ho capito che cosa intendeva. Nagito ha preso l'intera isola come ostaggio e ha creato una situazione dove il traditore deve per forza venire fuori. Quello è l'obiettivo di Nagito. Ma che cosa pianificherà di fare se il traditore non si farà avanti? Davvero far saltare in aria l'intera isola? Adesso si scopre che il traditore è Minimaru. Non credo. Momento caccia alle streghe. Non importa chi sia la strega, qualcuno deve essere preso. Il mio motto... Oddio. Did che cosa vuol dire? Non lo so. Ok, aspettate. Atto, ok. Il mio motto è quello di fare una buona azione ogni giorno. Grazie, Ciel. Quando ero al bar e ho gridato: posso avere un Sam? Alla bartender ha risposto felicemente: certo. Il che mi ha reso così tanto felice che qualcun altro fosse felice. Fare una buona azione ogni giorno è davvero grandioso. Ma al suo interno, quella donna probabilmente pensava che fossi un perdente per essermi seduto da solo in un bar così cheap e economico nel bel mezzo della notte. Oggi ho scoperto una cosa straordinaria. Che cosa? Hai proprio ragione, Mono, per questo abbiamo ancora bisogno dell'Inquisizione. Dannazione, non riesco ad andare avanti con questa merda. Ehi, dolcezza, dammi un altro Sam. Non Sam Adams. Ovviamente sto parlando del salmone crudo. Ed ecco qua delle buone notizie per voi. Ho insaporito il peluche di Monokuma con il sapore di vaniglia. È un'efficace aromaterapia. Sicuramente calmerà i nervi di tutti quanti quando saranno agitati. Sarà disponibile in un futuro vicino. Questo è per l'angolo shopping di Monokuma. Ok. Ho scoperto che se mi butto dal quinto piano c'è la possibilità che io non lo fare. Se vuoi farlo, fallo su Minecraft, non in real. Assurdo, pazzurdo, assurdo. Voglio il salmone crudo, il poké e basta. A me ha fatto venire voglia di sushi invece, più che altro. Che da 5 mesi che non lo mangio, quasi 6. Ok. Ve l'aspettate la pazzia di
Ma come il McDonald's? Beh, mi sto riposando fin dall'esplosione di ieri, ma il mio corpo comunque è ancora male. Quel suono metallico ancora sta rimbombando nelle mie orecchie. E il retro della mia schiena è ancora caldo, non riesco a pensare accuratamente. Ma comunque non posso spendere l'intero giorno nel riposare. Immediatamente ho lasciato il mio cottage. Anch'io voglio il pesce. Eh sì, mi è venuta voglia di sushi adesso. Andiamo al ristorante. Siamo a livello 50 adesso. Sinceramente sì. Io pensavo fosse Francesco, Nagito. San Francesco addirittura. Andiamo al ristorante, vediamo un po'. Incredibile che sia ancora in piedi. Io, Hajime, come ti senti? Non bene, ma nemmeno così male da non potermi muovere. Allora stai bene. Io non sto affatto bene. Le mie orecchie stanno davvero suonando. I miei timpani si sono sicuramente rotti. Devo sbrigarmi ed andare da un dottore per farli guardare. Che cosa dovremmo fare adesso? Che cosa possiamo fare? Ah, davvero incredibile. Davvero problematico. Se il traditore venisse fuori e si facesse avanti, questo problema verrebbe risolto in tempo zero. Nagito? Quando sei... Buongiorno. Sono venuto a motivarvi per non rimanere qui in giro e basta. Non vi ho detto ieri che quelle bombe che ho piazzato esploderanno fra 2 giorni a mezzogiorno? Beh, ne avete solamente uno rimasto. Forza, sbrigatevi. Sbrigatevi? Io non sono quello che si è fatto avanti. Lo farà il traditore, giusto? Beh, probabilmente è vero. Ma anche se questo dovesse dipendere dal traditore, i vostri comportamenti non sono affatto ammirevoli. Voglio dire, la vera speranza è quando confronti una speranza, cioè una difficoltà senza speranza che si protrae davanti a te, giusto? Cosa vogliono da Nagito? Che magari non faccia lo psicopatico. Che c'è il rischio che muoiano tutti, probabilmente. Zitto Squalo torna quando sarà un protagonista. Secondo me è Kazuichi oppure Fuyuhiko, dici? Vediamo. E tolto ciò, voi ragazzi siete già pronti per arrendervi? Che cosa significa? Oppure questo è il vostro limite? Se è così, mi fa ridere il fatto che vi abbia anche solo chiamati simboli della speranza. Tu bastardo! Sarà meglio che la fai finita. E dai. Trattieni i tuoi bollenti spiriti. Mi sono preso del tempo per venire a darvi un piccolo indizio. Per cui non sarebbe brutto se io cambiassi la mia idea. Oh? Ha detto indizio. In che senso indizio? Nagito, qual è il tuo indizio? Oh, finalmente hai un po' di speranza. Ciò mi rende felice. Che diamine se importa? Sbrigati e dici qual è l'indizio. Beh, si tratta riguardo al nascondiglio dove ho piazzato le bombe. Le ho nascoste in un posto in cui voi non siete mai stati prima. In un posto in cui non siamo mai stati prima? Non ho bisogno di indizi. Dici la risposta, se non lo farai
Te lo tirerò fuori. Falla finita. Che cosa faremo se dovesse scoppiare un'altra bomba? Ottimo giudizio. Beh, se voi ragazzi avete tempo di discutere con me, allora dovreste iniziare a cercare già le bombe. Allora ti farò in 1000 pezzettini più tardi. Che spaventosa. Adesso cosa si tira fuori? Boh. Perché ci hai dato un indizio? Beh, se il traditore dovesse vedere i suoi amici lavorare duramente, beh, dovrebbe essere più incline a farsi avanti, lo sai? Chi se ne importa? Il traditore magari potrebbe anche non esistere. Tutto quello che dobbiamo fare è trovare quelle dannate bombe. Andiamo. Prendetevi cura di voi. Ah, comunque, io vi aspetterò qui. Per cui, se volete farvi avanti, potrete incontrarmi quando volete. Mister o Miss traditore o traditrice. Mi hanno appena mandato un video da psicopatici ma allo stesso tempo divertente. Ho paura, non mandarmelo. Sarebbe figo se fosse il personaggio giocatore, giocante il traditore. Ah, tu dici sarebbe figo se fosse Hajime. Vediamo. Abbiamo lasciato il ristorante come Nagito ha iniziato a ridere dietro di noi. Ok. Grazie, Franci. Kazuichi, perché mi hai fermata? Di che stai parlando? Se non mi avessi fermata, avrei potuto fare Nagito in 1000 pezzettini. Sei troppo infuocata, deficiente. Vedi di calmarti. Più importantemente, dovremmo andare tutti all'antica rovina. La rovina. Nagito ha detto che quelle bombe sono nascoste da qualche parte che non abbiamo visto mai prima. Se quello dovesse essere il caso, allora l'interno di quella rovina è l'unico posto che riesco a pensare. No, c'è anche un altro posto. Com'era già? Il castello nel parco divertimenti. Qual era il suo nome? Stai parlando di Natsume Castle? No, non l'hai capito affatto. Significa Nesumi Castle. Non te lo mando il video, Kin. È troppo stupido e strano. Va bene, meno male. Grazie per il lurk, Franci. Allora abbiamo quei due posti da scegliere. Ma non saremmo in grado di entrare nell'antica rovina senza una password. Che cosa dovremmo fare? Una password, eh? Immagino che non abbiamo alcun indizio rimasto. Probabilmente lo stesso è per Nagito. Per cui, come farebbe ad entrare senza la password, giusto? In quel caso, beh, è difficile pensare che siano piazzate all'interno dell'antica rovina, giusto? Per cui dovremmo prima controllare Nesumi Castle. Ma non è pericoloso? Voglio dire, e se fosse una trappola di Nagito? Trappola di Monokuma, trappola di Monomi. E ora, trappola di Nagito. Se continuiamo a preoccuparci di merdate come queste, non faremo nulla, deficiente. Sei totalmente infuocato. Anche tu. Comunque, dovremmo almeno provarci. Non dobbiamo rimanere qui a non fare nulla in giro. Hai ragione. A piena velocità. Io vado, mando un bacino a tutti. Ciao, ciao Nutella, grazie per essere passato. Alla prossima, bye bye. Piena velocità. Dritti. D'accordo. Avanzeremo prima dal Nesumi Castle. Andiamo. Vediamo se le bombe si riveleranno essere lì. Quarta isola. Eccoci qua.
Intanto facciamo un mini salvataggio. Ok, voilà. Nesmi Castle è di là. Eccolo. Nesmi Castle. Sbrighiamoci. Ehi, controllate! L'entrata è distrutta! Beh, sembrerebbe essere saltata in 1000 pezzi. Quasi come se qualcuno avesse fatto saltare una bomba. なるほどな。 Beh, se è così, sembrerebbe che questo sia il posto giusto. Allora le bombe sono dentro qui. ああ、 Sembrerebbe sia così. えっと Allora proviamo ad andare al suo interno. Ma dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo fare più attenzione del dovuto. Hai ragione. Andiamo dentro il Nezumi Castle. È una delle poche aree che non abbiamo ancora visto. Allora, andiamo. Dopo aver forzato l'entrata, beh, nervosamente ho messo, cioè sono entrato dentro la porta. E lì... Mio Dio! È un castello bello, un colonnato. Ci sono anche un po' di mosaici e armi. Cos'è questo posto? Pensavo che il suo interno fosse un po' più illuminato di così. あの L'ambiente sembrerebbe essere simile a un tempio o una chiesa. Comunque, sono solamente io? Oppure sembrerebbe che non ci sia alcuna bomba che si trovi qui. いや、 No, non sei solo tu. うーん Se le bombe sono così forti per far saltare un'intera isola, dovrebbero essere tanto grosse. Ma sembrerebbe non ci sia nulla. Non vedo un posto dove potrebbero essere nascoste. Bellissimo posto, sono pronto per l'ascensore. Allora, le bombe non sono qui. Le bombe non sono qui. Ma anche così sento che ci sia un qualcosa di sospetto qui. Ma cosa? Come se sentissi che questo posto sia diverso in qualche modo. Questo sentimento è lo stesso sentimento che ho sentito quando prima sono andato... cioè quando ho visto per la prima volta quell'antica rovina. C'è una botola. Tra l'altro lì. Ci sono un sacco di... lance nordiche sul muro. Sembrerebbero un po' flashy, però... Ho un forte presentimento che questa lancia non sia solo per decorazione. Comunque ha un aspetto davvero strano. Ha anche una sorta di corda attaccata alla fine del manico. Quindi è una sorta di arpione, questo. つまり Quest'arma è disegnata per catturare un avversario utilizzando una corda come una frusta. Poi puoi sferrare il corpo finale. Quindi è come una sorta di chain sickle, di catena. ですが Comunque devi fare attenzione. Utilizzando una frusta come arma... Cioè, utilizzare una frusta come arma è piuttosto difficile. Potresti catturare te stesso invece del tuo obiettivo. そうなんです Potresti causare fanservice inaspettato in quel momento. Beh, non c'è Mikan, quindi non credo. Ma di che stai parlando? Combattenti bellissimi che si ritrovano in situazioni molto strane. E la domanda universale? Proprio come ho detto, di che stai parlando? L'unica altra cosa che possiamo vedere
parte che non mi sembra ci sia un Monokuma qui. Ditemi anche voi, datemi la vostra... il vostro feedback, però non mi pare ci sia. Direi che qua è il punto sospetto. Cos'è questo? Il font non combacia l'ambiente del castello. Sembrerebbe che sia stato intenzionalmente messo qui. Ehi ragazzi, controllate questo. Che è questo? A tutti i soggetti. Soggetti? Di chi starà parlando? Si tratta di noi? Io non ho visto nessun Monokuma. Allora mi sa che si trova nel Deadly Life, l'ultimo. C'è scritto di più oltre quello. Che cosa significa? La password e per guidare tutti quanti verso il futuro è... Ma che diavolo è? Non riesco a leggere la parte più importante. Che cosa significherebbe la password che guida tutti quanti verso il futuro? Ah, forse è quella password. Potrebbe essere la password per accedere all'antica rovina. La guida verso al futuro di tutti quanti. Forse potrebbe riferirsi a quella parola giapponese scritta su quella porta? Come mi sarei aspettato dalla signorina Sonia. È l'unica che, dopo averlo letto, ha capito quello che significa. Ma se non riusciamo a leggere la password, allora non c'è nulla che possiamo fare. È un momento davvero tragico. Mi chiedo chi l'abbia cancellata. Oh? Cancellata? Forse Nagito? Voglio dire, non è normale che si cancelli naturalmente, giusto? Sembrerebbe che ci siano parecchi graffi su di essa. Questa è l'unica cosa che posso vedere. Ma Monokuma e Monomi non sarebbero dovuti non entrare in questo castello per via dei topi, giusto? Allora è stato Nagito. È lui che ha cancellato la password. Imperdonabile! Nagito probabilmente ha scoperto la password qui e l'ha utilizzato per entrare nell'antica rovina. Allora ha nascosto le bombe al suo interno. Quindi ha cancellato la password in modo che non potessimo avvicinarci alle bombe. Dannazione! Ha un sacco di senso. Se fosse così, ci ha dato un indizio che nemmeno possiamo utilizzare. Allora lo ha fatto per mostrarci la realtà nelle nostre facce. Non c'è alcun modo che possiamo entrare nell'antica rovina se non sappiamo la password. Alla fine non possiamo fare nulla riguardo alle bombe, a meno che il traditore non si faccia avanti. E abbia utilizzato questo posto proprio per confrontarci su quello. Forzarci su confrontare la disperazione di fronte a noi. Forzarci a confrontare quanto siamo impotenti. Dannazione! Quello che farebbe Monokuma. Ehi, chiunque tu sia, non devi rivelarti a noi. Dillo solamente a Nagito. Se non lo farai, beh, finirai per morire anche tu, non lo sai? Ehi, che stai dicendo? Non lo so, lo sto solo dicendo per tutti quanti. Finiamola. Discutere fra di noi non aiuterà affatto. Più importantemente, dobbiamo lavorare insieme per riuscire a scoprire la password dell'antica rovina. O degli indizi che potrebbero aiutarci. Finché coopereremo ed esploreremo di nuovo tutta l'isola, potremmo riuscire a trovare qualcosa, lo sapete? Sì. Se vedete che non vi leggo è perché vedo che state parlando un po' fra di voi, quindi
Non mi sembra... Cioè, non vi preoccupate troppo. Mhm. Stai dicendo che dovremmo cercare una password che magari non esiste nemmeno? Chi è che lascerebbe una password qui in primo luogo? E perché? Se fosse Monokuma Monomi... se non è stato Monokuma nemmeno Monomi, allora chi è stato? Non possiamo rispondere, per cui non c'è alcun modo che possiamo scoprire qualcosa. Sì, tranquillo. Va bene, va bene. Allora che cosa dovremmo fare? Aspettare finché moriremo? Non è diverso da quello che è successo nella Funhouse. E che cosa abbiamo imparato da allora? Abbiamo imparato a non arrenderci alla vita, giusto? Quello è un qualcosa che ha detto solamente Gundam. Molto bene, allora. Continuerò la ricerca di mia volontà. Scusatemi. Sonia, aspetta! Ma Sonia mi ha ignorato quando l'ho chiamata. All'improvviso è uscita fuori dall'area. Le sue spalle si stavano scuotendo il minimo, ne ero sicuro. Ma che diavolo! Dannazione, allora! Va bene? Vuoi che le cercheremo? D'accordo, va bene. Ehi! Kazuichi ha lasciato Nezumi Kesto e ha camminato nella direzione opposta a Sonia. Ma dove diavolo stanno andando? Ora non c'è tempo per altre discussioni. Bene. Sembrerebbe che è un'ottima idea quella di lavorare separatamente. Perché? Voglio dire, è più facile muoversi in giro in quel modo, sai? In caso qualcuno voglia segretamente incontrare qualcun altro. Ehi, questo significa che... Scusami. Agire mentre pensavo così forte... pretendi che non stavi ascoltando. Non di nuovo. Siamo divisi come al solito. Seriamente? Se la pensi così, allora... Per favore, aiuta. Sì, lascia fare a me. Ho un piano segreto. Bisogna trovare la radice del problema e liberarsene. Akane? Qual è il tuo piano segreto? Ho un brutto presentimento sul modo in cui sta per agire Akane. Devo inseguirla. Sarà meglio che tenga Akane lontana da Nagito per adesso. Hai ragione. Immagino che lascio tutto a te. Ok, ci vediamo dopo. Chiaki ha rincorso Akane. Da lì in poi ero l'unico rimasto. Cosa significa realmente? Chi sono i soggetti a cui si sta riferendo? E qual è la password che guida tutti verso il futuro? Akane è il tipo di persona che picchia i problemi di matematica, veramente. Perché si chiamano problemi. Sono stato l'ultimo a lasciare Nezumi Castle e sono andato in giro ancora e ancora per l'isola per cercare indizi sulla password. Ma non mi sarei aspettato di trovare nulla, e alla fine è esattamente quello che è successo. Ed è così che il tempo è passato come al suo solito. Altro giorno è andato via. A quanto pare. Un altro giorno è andato, ragazzi. Il terzo giorno del capitolo 5 è ormai andato. A breve succederà qualcosa, probabilmente. Dopo quell'annuncio ho continuato a cercare sull'isola, ma non ho trovato quello che stavo cercando. Dopo un po' mi ero dimenticato quello che stavo cercando in primo luogo. Alla fine sono tornato a mani vuote, per cui ho deciso di tornare all'hotel. Non ho visto nessun altro sulla mia strada e non li ho visti nemmeno mentre stavo esplorando. Questo è perché
Anche se quest'isola è così vasta, il nostro numero ormai è drasticamente sceso da quando siamo arrivati. Non riesco a pensare a nessun'altra ragione oltre ciò. Dovrei tornare indietro. Nagito dice che il tempo scadrà a mezzogiorno di domani. Un altro giorno sta per finire. Il che significa che ci resta solamente metà giornata. Non riesco a immaginare che il traditore si rivelerà allora, dato che non penso nemmeno che esista. E anche se lo facesse, è possibile che si siano dimenticati di essere il traditore, dopo tutto. Dopo tutto questo pensare mi sta facendo sentire come se dovessi fare qualcosa a riguardo, però il mio cervello e il mio corpo hanno bisogno di riposarsi, probabilmente perché ho camminato tutto il giorno. Allora, come ho iniziato a sdraiarmi, mi sono sentito orribile. Delle immagini disgustose hanno iniziato ad attraversare la mia mente, una dopo l'altra. Ma prima che potessi concentrarmi sulle specifiche di quelle immagini, beh, lentamente sono finito nella profondità dell'oscurità. Penso che arrendersi sia importante. Se non vi arrenderete nei vostri sogni, beh, diventeranno veri. E da irresponsabili e pigri. Cioè no, ho sbagliato. Questo è un incoraggiamento irresponsabile e pigro. Non importa per quanto proverai ad arrenderti, è inutile alla fine. La persistenza è ancora peggio. Questo è perché arrendersi è così importante. Ma se non puoi arrenderti, non puoi nemmeno provarci. Questo è il peggio di tutti. Ok. Penso sia uno dei teatri di Monokuma più brevi di tutti questi. Morning announcement. Abbiamo 5 ore praticamente allora. Adesso. Prima di trovare le bombe. Se no Nagito fa casino. Cavolo. Vediamo. Adesso. Lo scenario di questa mattina è lo stesso di sempre. Riesco a vedere la luce del sole che esce fuori dalla finestra. Cioè che entra nella finestra. Ed è stato allora che ho sentito il suono delle onde che si scontrano sulla spiaggia. Ma le bombe che Naruto ha messo stanno per distruggere tutto questo. Ancora una volta il tempo scadrà a mezzogiorno. Non è mezzogiorno, vero? E non è pomeriggio. No, perché è afternoon pomeriggio. Sì, non è mezzogiorno, sì. Mi è venuto il dubbio adesso, non so perché. Al momento non c'è nulla da fare riguardo alla situazione. Probabilmente non cambierà per il meglio. Dovrei andare al ristorante come al solito. Cioè, solitamente faccio questo, ma che cosa dovrei fare oggi? Finché mi ricordo quello che ha detto Nagito. Oh sì, comunque io resterò qui ad aspettare, per cui se vorrai rivelarti, vieni a trovarmi quando vuoi. Mr. Traitor o Miss Traitor. Sembrerebbe che abbia pianificato di rimanere al ristorante tutto il giorno. Aspetta un attimo. Davvero rimarrà lì tutto il giorno? Allora, se qualcuno andrà al ristorante come fa normalmente... Beh, un brutto presentimento stava scendendo, attraversando il mio petto mentre il mio cuore stava battendo. Immediatamente sono uscito fuori dal cottage. Eh beh sì, il primo che spawna dice: ah, tu sei il traditore.
a Strunz e poi lo secca. Palese. Andiamo al ristorante, va? Chi c'è? Credo sia o Sonia o Chiaki, mi pare. Ah no, è Sonia. Andiamo al ristorante. Vediamo se c'è Nagito. Nella lobby non c'è. Il momento in cui ho messo piede al ristorante, lo scenario peggiore possibile era di fronte a me. 遊びは終わりだ。おい、どこに爆弾を隠した？ Eccola! È il cane che prende a cazzotti Nagito. 知らないよ。 Voilà. どうしても僕に吐かせたかったら拷問でもするんだね。は？拷問？例えば Mio Dio. È impazzito totalmente, ragazzi. スプーンで両面をくり抜いたり。それくらいの絶望でもない限り僕の希望を Attenta cane, non ammazzarlo che poi è finita. Le mani di Akane all'improvviso erano intorno al collo di Nagito e la sua faccia stava iniziando a diventare rossa. もういいや。おめえはいっぺん死んでろ。 Beh. Ha continuato a stringere sul collo di Nagito e la sua presa era sempre più stretta. Quasi come se stesse per staccargli il collo invece di strangolarlo. おいおい。 Ma che stai facendo? Akane! やべえなこりゃ。 Ehi, stai bene? Non è che sta per morire? Ma ormai era troppo arrabbiata per riconoscerci. Ah? 落ち着いて。あなたはそんなことをする人じゃないでしょ。誰かを傷つけるような人じゃないでしょ。ね。ほら、もう大丈夫だ。 Chiaki, non me l'aspettavo. Mi dispiace, sono sveglio adesso. おかしいな。 Che cosa stavo facendo dopo tutto? おいおい。 Questo è quello che vorrei chiederti. Non dirmi che stavi pensando realmente di ucciderlo. E questo è quello che è successo. Con il mio occhio l'ho visto alzarsi lentamente. ありがとう。 Grazie, cane. Finalmente ho visto nuovamente il mio cane morto. Non lo vedevo da un sacco. あ？ E ti serva da lezione. Probabilmente hai fatto incazzare a cane in primo luogo. いや、 Non intendevo farlo. Comunque, grazie per avermi salvato. Sembra che te ne debba una. では、 Allora, dato che sei sincero con questo, allora dici la password per entrare nell'antica rovina. え？ La password? Per l'antica rovina? E che cosa ci farete con quello? Non fare lo stupido. Stai nascondendo le bombe al suo interno, giusto? そうだね。 Sì, l'ho fatto. Fino a ieri. Oh? Si è rivelato il traditore? Ehi, Nagito, che cosa intendi fino a ieri? あのね。 Non c'era nulla di importante all'interno di quell'antica rovina. Solamente qualche scenario familiare. Scenario familiare? まったく。 Mi sono annoiato con esso. Per cui le ho nascoste lì. Ed è stato completamente inutile. Anche se... doveste scoprire la password dell'antica rovina, non ha alcun più senso. Ora ho spostato le bombe da un'altra parte. ねえねえ。 Ma erano all'interno dell'antica rovina, giusto? よかった。
comunque immagino fosse giusto per me spostarle. Sarebbero state trovate prima che il traditore avrebbe confessato. ま、 Beh, non che importi più di tanto. Infatti, è meglio così. 最高だね。 Per rendere la speranza ancora più brillante. Smettila di parlare in modo pazzo e dici dove hai spostato le bombe. Sembrerebbe che tu stia in fretta. Beh, è comprensibile. Dopotutto, il tempo scade oggi. ね Allora iniziamo la battaglia finale. La battaglia finale tra il traditore e tutti gli altri. La battaglia finale tra la speranza e la disperazione. Il posto in cui ho nascosto le bombe questa volta è un posto in cui avete visitato almeno una volta. いやいやいや E così? È troppo vago. ほら、 Beh, non dovrebbe essere così difficile se voi ragazzi doveste dividervi. Per ora, non sarebbe meglio se cercaste il più velocemente che potete? Finché coopererete tutti quanti, beh, sarà facile trovare dove saranno nascoste le bombe. Ma che diavolo! ワクワクするな。 Andrà tutto bene. Sono sicuro che il lavoro di tutti funzionerà alla fine. Dopotutto, non c'è alcun modo che la speranza possa perdere. La speranza assoluta può distruggere ogni sorta di disperazione. Non perderà in un posto come questo. 僕はね、 E non solo quello. Io credo in tutti voi. Credo nel tempo che abbiamo speso insieme. E più di ogni altra cosa, io credo nella mia ultimate luck. Per cui andrà bene. Finché voi crederete nella speranza con i vostri cuori, la via dovrebbe aprirsi. E con ciò, Nagito se n'è andato via. Le bombe sono tutte a casa di Hajime. Palese. E ci ha lasciato con un sinistro messaggio mixato. 畜生。 Dannazione. Perché deve essere ancora vivo? 大きが Ora non c'è tempo per contemplare un qualcosa del genere. Per di più, non c'è tempo nemmeno per discutere fra di noi. 確かに Hai ragione. Dobbiamo sbrigarci e cercare le bombe. Dobbiamo trovarle prima che il tempo finisca. だってよ Ma basandoci su tutti i luoghi in cui abbiamo cercato, non sappiamo dove cercare. Beh, ognuno controlla un'isola, a mio avviso. È il modo più veloce. L'unica cosa è quella di dividerci e coprire più terreno che possiamo. Ci siamo esattamente 6 di noi. Ogni persona dovrebbe prendere in carica di un'isola. Allora lasciate quest'isola a me. Ho già in mente tutta la pianta di quest'isola nella mia testa. Lasciate fare a me. Se Akane prende la prima isola, io prenderò la seconda. La signorina Sonia dovrebbe prendere l'isola più piccola. Andresti bene con l'isola centrale? Ma... とにかく、 Mhm. Non sei comunque brava a coprire un grande terreno, giusto? Per me va bene, puoi controllare l'isola centrale. Chiaki, tu cerca la terza isola. Con l'ospedale. Hajime, tu cerca l'isola del parco divertimenti. E io controllerò l'isola finale. D'accordo, allora andiamo. もう Sbrighiamoci e troviamo più bombe che possiamo. E dobbiamo prenderci cura di Nagito, dopo tutto. Siamo usciti fuori dal ristorante e immediatamente siamo andati a cercare le bombe. Non avevamo nemmeno il tempo di pensare chi fosse il traditore. Ma è ironico. Nagito è la ragione per cui ci siamo divisi, ma è anche la ragione per cui stiamo cooperando. È sempre a causa di Nagito. È dannatamente ironico.
Io sono in carica nel cercare sulla quarta isola. Dovrei controllare ogni posto. Secondo Nagito, le bombe hanno abbastanza forza per far scoppiare un'intera isola. Allora, probabilmente non sono molto piccole. Devo cercarle. Intanto salviamo. Non voglio chiuderla qui, non sono cattivo. Continuiamo ancora un pochetto. Iniziamo da casa di Monomi. Da casa di Monomi. Iniziamo, dai. La porta è aperta. La porta è aperta? Sembrerebbe che io possa andare al suo interno, però... Possibile che le bombe siano nascoste qui. D'accordo, andiamo. Vediamo la casa di Monomi. Come dovrei descrivere questo posto? Beh, è così carino che potrei sentirmi male. Perché Hajime in casa mia? La porta era aperta. Come ha sentito quello, sì, non ce la faccio oggi. Monomi è andata verso la porta e... È rotta! Il mio sistema di sicurezza è rotto. È stato un ladro probabilmente. No. Un furto non è una scusa. Un'insegnante femmina con uno studente maschio all'interno della sua casa è davvero inappropriato. Finirà in disgrazia. Cavolo, è così rumorosa. Retacciamo tutto il luogo. Che siano monitor? Non stanno trasmettendo nulla adesso. Ma perché ce ne sono così tanti? E ci stai controllando con questi. Coperta. Per cui avevo ragione. Le telecamere di sorveglianza su tutta l'isola. E quelle riprese. Ci stavi guardando con quei monitor. Ci stavi monitorando, non è vero? Finché Monokuma non è comparso. Non ho più il mio bastone magico. E a causa di ciò Monokuma mi ha rubato tutti i poteri. Per cui non ho più l'autorità di controllare tutti con i monitor. Questi monitor sono inutili. Oh? Monomi, non farti viaggi, veramente. Che cosa dovresti fare? Cosa c'entra quello stick con le telecamere di sorveglianza? Comunque non posso più controllare tutti quanti. Non ho altro modo di controllare i vostri movimenti. A meno che non conti su queste orecchie. Davvero non capisco, ma... Questo significa che allora è Monokuma che ci sta guardando con quelle telecamere di sorveglianza? No, probabilmente non è nemmeno lui. Nel suo stato corrente non potrebbe nemmeno utilizzarle, quelle camere. Il suo potere continua ad incrementare oltre le mie aspettative. Ha già superato lo standard. Smettila di parlare di roba che non ha senso. Chi sta guardando attraverso quelle telecamere? Potrebbero essere quelli all'esterno? Esterno? Intendi il gruppo che sta controllando te, Monokuma? Capisco. Per cui le persone all'interno di quest'isola stanno guardando le riprese catturate dalle telecamere di sorveglianza e... Beh, spostiamo questa roba da parte. Non c'è alcun modo che possa farlo. Ma non posso dire? Ehi. L'esterno, quello di Dishonored. Che sia una copertura a piangere. È quello che fa anche Monokuma. Proprio come pensavo, non posso fidarmi di lei. Qua ci sono le... Ma che diavolo è questo? Peluche di Monomi? Appesi? Non toccare le mie cose senza il mio permesso. Sono importanti.
i tuoi peluche, devi amarti davvero tanto, proprio come Monokuma. Ti stai sbagliando? Non compararmi a quella cosa. Non è abbastanza delicatezza entrare in casa di una signora senza permesso e toccare le sue cose. Rende la tua insegnante davvero triste. Questo non è permesso. Hajime ha bisogno di una lezione in moralità. Delicatezza e morale? Non penso che queste cose abbiano a che fare l'un l'altra. Ti darò una speciale privata lezione dopo scuola. La signorina Monomi ti insegnerà lentamente e attentamente. Quello sembrava davvero inappropriato. Ancora una volta sono piena di disgrazia. Sono davvero una disgrazia. Sei tu che hai iniziato a dirla. Monomi non scassare le palle, veramente. Sono stata riempita di disgrazie, sono davvero una disgrazia. Comunque hai detto poco fa riguardo qualcosa su una rapina. Stai parlando di Monokuma? Monokuma non farebbe un qualcosa di così economico come rompere un lucchetto. Dato che mi ha rubato i poteri, quello che può fare su quest'isola va oltre ciò. Ma Monomi riesce a dire qualcosa che non abbia doppio senso. Monokuma pure è lo stesso. Potere? Volontà? Sei sempre così melodrammatica. Ma se non è stato Monokuma, allora significa che il ladro è fra di noi? Non dubiterò dei miei studenti e di nessun altro. Però una cosa importante mi è stata rubata. Qual è la tua cosa importante comunque? La mia scatola del tesoro. Non penso che nessuno di noi ruberebbe un tesoro di Monomi. Ma se qualcuno l'ha fatto, perché mai rubarlo in primo luogo? Potresti dirmi se trovassi il mio tesoro? È una scatola magnifica ricoperta di luci rosa. Beh, se dovessi mai vederla. D'accordo, basta con le tue domande. Ora è tempo mio di farti domande. Mio? Perché sei venuto all'improvviso al parco divertimenti? È strano vederti camminare qui da solo. È successo qualcosa? Qualcosa è successo. Non avevo dubbi che fosse rosa. Beh sì. Esatto, non ho tempo da perdere in un posto come questo. Ehi, devo farti una domanda importante. Per caso sai dove sono? Da qualche parte su Jabberwock Island, Nakito. Oh, ciao Monomi. Vuoi giocare col tuo fratellone? Monokuma? Cos'è questa invasione improvvisa? Non abbiamo mai giocato prima d'ora. Forza, tutti quanti sono occupati, non dovresti interferire. Per cui sbrigati e vieni a giocare con me! Ah, le mie orecchie, per favore non tirarle. Lascerò che voi studenti risolviate il resto. Fate del vostro meglio. Interviene sempre quando stiamo discutendo di qualcosa importante. Immagino che ci stia davvero monitorando. No, adesso non c'è tempo per contemplare. Devo tornare alla ricerca sulle bombe. Non dovrei sprecare altro tempo. Ho lasciato la casa di Monomi e sono tornato alla ricerca delle bombe. Dannazione, non vedo quelle dannate bombe da nessuna parte. Niente di buono ne verrà fuori da fare una ricerca veloce. Dovrei provare a cercare da un'altra parte. Nezumi Castle non ci sono, però magari ci controlliamo lo stesso. L'avevamo già controllato. Facciamo un'altra controllata però. Le bombe non dovrebbero essere piccole. Se dovessi trovarle... beh, dovrebbe essere ovvio. Dannazione. Sembrerebbe che non ci sia niente qui. Ah, ok. Anche Nezumi Castle, niente.
No, ha detto qualcosa, me lo son perso, cazzo. Cavolo. Ah, ok, dice la stessa cosa. Montagne russe. Vediamo sulla montagna russa. Non ha alcun utilizzo, non c'è nulla di sospetto qui. Allora anche qua non c'è niente. Nemmeno alle montagne russe. Hajime! Le ho trovate! Le hai trovate? Sì, ci sono un sacco di bombe messe in fila una sopra l'altra. Dannazione. Non mi sarei aspettato di trovare vere bombe. Dove le hai trovate? Vicino a quella stupida fabbrica di dimensioni di Monokuma con cui vengono fatti quei peluche. Alla fabbrica di peluche? Capito. Lo dirò a Kazuichi Akane. Puoi dirlo a Sonia Chiaki. Sì, ho capito. La fabbrica dei mostri. Ci incontreremo di fronte alle bombe più tardi. Incontrarsi di fronte alle bombe? Ma che cosa accadrà allora? Saremo in grado di fermarle? No, non c'è alcun motivo di pensarci adesso. Devo dirlo a Sonia Chiaki. Prima d'ora. Sonia dovrebbe essere all'isola centrale e Chiaki è sulla terza isola. Ok. Teletrasportiamoci. Non posso. I can't. Torniamo indietro. Non posso teletrasportarmi. Sappiamo che sono sulla quinta isola. Andiamo prima da Sonia, dato che siamo sull'isola centrale, poi andiamo da Chiaki. Sonia dovrebbe essere qui sull'isola centrale. Ma l'unico posto su quest'isola dove le bombe potrebbero essere nascoste è il Jabberwock Park. In quel caso... Cioè, in quel caso... In quel caso forse Sonia sta cercando lì? Andiamo. Sperando che... Qua ci sia... Terza isola, quindi poi dobbiamo andare qua per Chiaki. What if we kiss davanti alle bombe? Kaboom! Un bacio esplosivo. Sonia... Ah? È strano, non la vedo da nessuna parte. Ehi, Sonia! Sono proprio qui! Scherzavo, sono solamente io. Hajime ha chiamato Sonia, ma non è successo nulla. Perché è già andata in un posto lontano? Oh? Sto scherzando. Se stai cercando Sonia, beh, sta camminando vicino alla base militare. La base militare? Quella sull'isola finale? Che abbia sentito delle bombe? E questo è il motivo per il quale è andato sull'isola finale? Ma anche così non c'è alcuna ragione per andare alla base militare. Forse perché le bombe sono state trovate... Anche perché le bombe sono state trovate alla fabbrica di peluche. Davvero non capisco. Immagino che andrò lì dopo aver parlato con Chiaki allora. Forse è andata alla base di sua spontanea volontà senza sapere nulla delle bombe. Chiaki dovrebbe essere la terza isola. Andiamo. È qua vicino, per cui... Perfetto. Mio Dio. Una dietro l'altra ne stanno succedendo. Terza isola. Rieccoci. Da un po' che non ci andiamo. Vi manca. Vicino al music venue. Quella non è... Lo è Chiaki. E chi altri dovrebbe essere? Ah, si va di qua in realtà. Cinema. Poi c'è
La centrale, il motel e il music venue. Ok. Dov'è? Non la vedo però vicino. Ah, eccola. Sonia sembra un po' diversa. Effettivamente. Chiaki, ti stavo cercando. どうかした？ Che succede? Non rispondere così lentamente. Si tratta delle bombe. Abbiamo trovato le bombe. No. E io sto perdendo frame un'altra volta. Ti prego, riprenditi OBS. Non mi fare questo, non adesso. Non mi fare questo. Rieccoci qua. Siamo tornati. Non so cosa sia successo. OBS ha deciso di crashare all'improvviso. E continua a laggare. Se continua a laggare, probabilmente dopo che finiamo di parlare con Chiaki salviamo e finiamo qua la live di oggi, perché non voglio farvi stare con il fiato sul collo, diciamo. Ogni volta sta roba è un fastidio. Non rispondere così lentamente. Cioè, sono le bombe. Abbiamo trovato le bombe. Si trovano alla fabbrica dei peluche. Ehi, stai ascoltando? Non c'è tempo di... Cioè... Di addormentarsi o di avere la testa da un'altra parte. Sì, hai ragione. Le bombe sono brutte, giusto? Dobbiamo andare alla fabbrica di peluche. Andrò lì. Ok. Almeno sii un po' più nervosa. In questa situazione del genere... Beh... Ha i movimenti di una lumaca. D'accordo. Dovrei andare sull'isola finale e incontrarmi con Sonia alla base militare. Intanto salviamo. Con Chiaki ci abbiamo parlato. Ok. Vi chiedo scusa per questa brutta prestazione per questa seconda parte di live. Non so che stia prendendo ad OBS adesso. Cioè ci siamo fatti più di 3 ore, quasi 4 senza problemi e mo inizia a rompere le balle. Maledetto. La quarta isola è verso di qua. Ok. Allora, corriamo, corriamo. Cioè ci siamo fatti quasi un livello correndo in giro per l'isola. Praticamente. La smetti di perdere frame, OBS, grazie. Per favore. Quinta isola. Eccoci qua. Last Island. Prima che vada alla fabbrica dei peluche devo incontrarmi con Sonia alla base militare. La base militare era l'ultima cosa, forse? No, o era una delle prime. Facciamo il giro al contrario. Perché se non sbaglio era dopo la fabbrica, la base militare. Ah, eccola infatti. Prova a dire alla gente in casa di non scaricare i driver. Va bene. Non so... cosa intendi come driver? Ecco Sonia. Provata. Sonia, eccola! Che cosa sta facendo in un luogo come questo? No, stavo parlando con Sonia, non stavo parlando con il carro armato. Che sta guardando? Ma perché sta continuando a perdere frame? Ma che cazzo, però. Dai, OBS, non scassare le palle, ti prego.
Sembrerebbe che Sonia stia scavando sul retro di quel camion. Ehi, che cosa stai facendo? Hajime, per favore, non spaventarmi così. 弱りましたね。 Per un attimo pensavo che il mio cuore stesse per esplodere. Esplodere? Parlare con i carri armati è proprio una cosa dei fan delle esplosioni. Sì, vero. Comunque, che cosa ci stai facendo qui? Non stavi cercando sull'isola centrale? あの、 L'ho fatto, però c'era qualcosa che dovevo confermare qui. Non importa quello adesso. Le abbiamo trovate. Dove le avete trovate? Che cosa avete trovato, più che altro? Le bombe, ovviamente. Le hanno trovate alla fabbrica dei peluche. Le bombe sono dentro quella fabbrica? Sbrighiamoci ad andare nella fabbrica dei peluche. Gli altri dovrebbero essere già lì. Ehi, ma che cosa stai aspettando? Se non ci sbrighiamo saremo in ritardo. ですよね。 Hai ragione, capisco. Allora, vorrà dire che arriverò fra poco. Per favore, vai senza di me. Oh? すみません。 Starò bene, vi raggiungerò presto. D'accordo, inizio ad andare allora. Non so che cosa voglia Sonia, però non c'è alcun tempo di discuterne. Ho lasciato Sonia e ora ho deciso di andare prima alla fabbrica di peluche. Ma perché mai è nella fabbrica, cioè nella base militare? Beh, poi immagino che potrò chiederglielo più tardi. Comunque le bombe sono la nostra più grande priorità. Dovrei sbrigarmi ad andare alla fabbrica di peluche. Comunque boh ragazzi, non so, dato che sta laggando così tanto mi sa che mi conviene salvare qui per oggi e fermarci. Diciamo che ci fermiamo qua per oggi perché almeno lasciamo riposare OBS. Voilà. Andiamo in modalità studio. Intanto, ma tutti hanno respirato del gas. Li vedo belli lenti a comprendere le cose. Veramente. Sta laggando un po'. Non so se oggi Twitch mi fa fare un raid o meno. Ho il sito Fiola. Speriamo di sì. Speriamo ci faccia fare un raid. Provo ad aprire Opera. Provo ad aprire Opera nel frattempo. Vediamo se ce la facciamo a fare un raido. Mi spiace che quest'ultima parte sia laggata un po'. Alla fine mi sono dimenticato di mandarti Lost. Vai tranquillo, Lampada, se vuoi puoi mandarla nella sezione Games or Gacha del server di Discord. E lì puoi mandare tutte le cose dedicate ai giochi. Quindi sia host, sia screen, sia discussioni varie, potete fare quello che volete riguardo i giochi lì. Tranne non metterci ovviamente contenuti che non c'entrano nulla. No, mi sa che non mi farai dare nessuno ragazzi. C'è Twitch che... c'è la connessione che sta andando male. Allora vi saluto così. Mi spiace che questa seconda parte, cioè quest'ultima parte sia andata un po' malino. In caso vi faccio un breve recap nella prossima live di quello che abbiamo fatto. E nulla, ci becchiamo poi mercoledì con una nuova serie che sarà Limbo, che è un gioco che avevo sull'Epic Games Store che volevo provare, ma vi dirò di più proprio quel giorno. Per cui alla prossima, bye bye!